sbilanciare gli equilibri naturali, sottoporli al vostro volere, alla vostra brama di progresso e vanità. Restate lì, piccoli, innumerevoli, colorati pezzi di stoffa, saldi e coriacei come la montagna e la sua gente, a ricordare ciò che non dovrà più accadere. La cicatrice non sarà mai chiusa totalmente. Riprenderà a sanguinare ogni ottobre di ogni anno, finché ci sarà memoria. Ed è giusto che sia così. Solo la memoria può impedire altre tragedie, anche se non è sempre detto che ci riesca. Anguane, orchi, streghe, ninfe e sanguanelli. Le Dolomiti sono state nei secoli attraversate da innumerevoli popolazioni e ognuna di esse ha lasciato storie e leggende, usi e costumi che sono stati reinterpretati da chiunque arrivasse in seguito. Nelle leggende, le Anguane erano donne fate che abitavano le montagne e i boschi fitti. Come accade
accadde per molte altre creature fantastiche derivate dalle credenze pagane, il cristianesimo non giovò certo alla loro fama. Si cominciò prima a dire che erano bellissime, ma solo fino alle ginocchia. Sotto potevano nascondere demoniaci piedi caprini, code di serpente, zampe di gallina con artigli. Poi entrarono a far parte degli spauracchi più popolari, ed è così che nacquero i numerosi busi delle anguane. Con il progredire della nuova religione vennero presto identificate con le comuni streghe malvagie, ingannatrici e portatrici di sciagura. Adalberto Pazzini, nel suo Demoni, streghe e guaritori, descrive così la situazione. Al demonio, alle sue malefatte, alla stregoneria, ai suoi culti, ai suoi delitti, al sabba, credevano ciecamente i giudici, ma anche le accusate. La stregoneria che insanguinò intere regioni d'Europa fu una grande, tragica, devastante favola, nella quale l'umanità credette come a verità indissolubile. Fra le colline della strada del Prosecco, Cison di Valmarino, uno dei borghi più belli d'Italia, è un paradiso dei sensi. Partiamo dall'imponente Castello Brandolini, una delle rocche più grandi d'Italia. Dal centro di Cison, una camminata di qualche chilometro in mezzo al verde svela meraviglie inaspettate. La via dei mulini arriva fino al bosco delle Penne Mozze. Un memoriale in mezzo alla natura, con oltre 2000 lapidi, che ricordano i commilitoni caduti durante le guerre. Nelle fontane, nelle chiuse, nei lavatoi, nei muretti a secco, nelle cascatelle, nei ponticelli, nei mulini che si incontrano durante la camminata, nelle sculture di pietra e legno realizzate da artigiani locali. Ogni passo rivela scorci poetici e storici che contribuiscono alla magia di questo Eden intatto.
Sono passati mesi dall'ultima volta che sono venuta a trovarti e mi mancavi tantissimo. Sei sempre bellissima, mia cara Venezia. I tuoi colori, i tuoi profumi, i tuoi silenzi mi ritemprano da stanchezza e solitudine. Eppure ti vedo diversa, cambiata, amareggiata, ferita. La tua anima si sta perdendo, la tua essenza sta svanendo. Non ci sono nomi a cui dare colpe, non ci sono fatti a cui imputare tutto. La colpa è solo nostra. Perdonaci, Venezia. Rendici meritevoli della tua storia, meritevoli della tua presenza. Nel 1941 Carlo Sigurtà acquista il parco. Era una tenuta agricola invenduta ormai da anni. Si trovava a Valleggio sul Mincio, dove oggi sorge il parco, perché doveva acquistare un calesse per i suoi spostamenti. Il caso ha voluto che arrivò qui al parco, se ne innamorò e l'acquistò d'impulso. Quindi per questo ancora oggi diciamo che l'acquisto è dovuto proprio ad un calesse. Il parco è stato aperto al pubblico nel 1978. Il dottor Carlo Sigurtà decise di aprire questo paradiso verde in una soleggiata domenica di marzo, era il 19 marzo, e da allora tantissimi sono i visitatori che vengono a trovarci al parco. Il labirinto è stato inaugurato 10 anni fa, nel luglio del 2011. Ci sono voluti 6 anni di lavori ed è stato disegnato da Giuseppe e Inga Sigurtà con la collaborazione di Adrian Fischer, un notissimo realizzatore di labirinti. Lo stesso Fischer definisce il labirinto del parco come uno dei 5 labirinti più belli al mondo ed è il recupero di un antico parcheggio, quindi anche un modo per riqualificare l'ambiente.
Monselice, una piccola salita, il suo castello, l'antica pieve di Santa Giustina, la Porta dei Leoni, le 7 chiesette. È tutto così affascinante, rilassante. Misterioso. Quanto è bello il nostro lavoro. Monselice. Arte e sapori, artigianato e gusto. Avvolta nelle acque lontane, è il legame ancora attuale tra l'uomo e la laguna. Burano, mi sei mancata. Con le tue basse case multicolori e il tuo campanile storto. Ammiro estasiata i tuoi riflessi. Cammino annusando l'aria piena di sale. È come aprire una scatola di matite colorate. Immersa in un luogo senza tempo, fatto di silenzi, di colori vibranti e di sottili trine create dall'aria.
Burano eterea, non vorrei mai andare via. Andare fuori dagli schemi, andare oltre le abitudini. Un po' come andare al mare d'inverno. Si combatte ogni giorno contro il giudizio degli altri che ti colpisce, come le onde del mare si infrangono sugli scogli. Contro il forte vento di chi non ti vuole vedere felice. Quando vorresti solo librarti in aria. Quando solo attraverso le nubi si intravede la luce, anche un solo pensiero felice cambia la giornata. E sai un'unica cosa. Il sole tornerà. Le leggende sono la storia quando diventa senza tempo. Possono essere molto antiche o così recenti da non essere ancora state raccontate. Camminando lungo la via Tolpada, il silenzio è sorprendente. Sembra quasi che spazio e tempo qui assumano una dimensione diversa. E probabilmente è colpa di un dipinto e da una sua iscrizione in latino che sembra più un avvertimento che un augurio. Del resto non siamo neanche molto lontani dal Ponte Dante, dove Sile e Cagnan s'accompagna, come dice Dante Alighieri, nel Paradiso. Dava come le coordinate per un posto fuori dalla realtà. Per molti studiosi, la Divina Commedia è un'opera esoterica. E non è un caso se proprio in questa via troviamo un'immagine di Adamo ed Eva con una frase enigmatica: il Signore custodirà in eterno la tua entrata. Pare che il termine custodire non fosse da intendere con proteggere, ma con imprigionare. In questa casa viveva un uomo appassionato e studioso della Divina Commedia, cercava di capirne i segreti. Era sposato con una moglie bellissima e sembra che lui sia riuscito ad imprigionare la moglie e l'amante, e questa immagine fa parte proprio del rito magico adoperato per imprigionarli.
Molte a Treviso sono le tracce legate alle leggende del Sacro Graal. Nei vecchi manoscritti la Camelot mitica è rappresentata come un castello con 3 torri. Esso è uno degli stemmi di Treviso, presente nei decori della Loggia dei Cavalieri. Molte località vicino a Treviso si rifanno al mito arturiano, basti pensare alla città di Morgano. Morgana nel ciclo del Graal era la sorellastra di Artù e la ritroviamo in un dipinto proprio sotto un arco del Portico dei Soffioni. Contrapposto al tondo di Morgana che uccide il drago, rimane solamente un altro dipinto, quello di un giovane con in mano 2 draghetti. Potrebbe essere Mordred, il figlio incestuoso di Morgana e Artù, e rovina di quest'ultimo. Recenti studiosi hanno dimostrato che le vicende di Artù rientrerebbero in una mitologia perduta delle popolazioni venete. Una parte di essi, per non sottomettersi ai Romani, fuggì nella regione del Galles detta Venedotia. È qui che sono nate le leggende di Re Artù. Non possiamo concludere questo viaggio senza citare uno dei simboli della città. Dal 1559 fino alla caduta della Repubblica Veneta spillava gratuitamente vino rosso e vino bianco in occasione dell'insediamento di un nuovo podestà. La vera statua è visibile sotto i portici del Palazzo della Ragione. Simboli arcani, alchimia e arte, tiranni e cavalieri escono allo scoperto solamente a chi desidera vedere davvero. Giovani in Erba, una trasmissione che parla di giovani in agricoltura e nel turismo. E se anche tu sei un giovane in erba, Contattaci e noi verremo a trovarti a visitare la tua attività. Ciao, sono Samuele di Qua il Buon Veneto. E io sono Sabrina. Oggi vi portiamo a Porto Buffolè.
Porto Buffolè ha un'anima medievale che ci accoglie all'ingresso del borgo. È bellissimo, le sue architetture, le strade in pietra e le atmosfere che raccontano tempi lontani. Percorriamo il ponte in pietra che ha sostituito la precedente passerella in legno. Per fortuna che la città si è ripresa e ora possiamo ammirarla in tutto il suo splendore. Ma dov'è il centro storico? Sabrina, qui è tutto un centro storico. Pochi passi e raggiungiamo la trecentesca Casa Gaia, dimora della celebre Gaia da Camino. Sapevi che è stata citata da Dante Alighieri nel Purgatorio? Porto Buffolè faceva parte delle città murate. Ora la torre civica del X secolo è l'unica superstite delle 7 torri che dominavano il borgo. Pensa che al suo interno c'è un minaccioso foro dal quale i condannati venivano calati nella prigione sottostante. Siamo rimasti affascinati da questo luogo incantato, al confine tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, borgo di falegnami e barcaioli. Merita di essere visitato e noi speriamo di aver acceso la tua curiosità.
Vicenza non è conosciuta solo per i suoi meravigliosi palazzi, per le ville venete o per essere la città del Palladio. Vicenza affascina anche per i suoi misteri. La chiesa di San Lorenzo, iniziata nel 1280, è uno degli esempi più importanti di architettura veneta, che intreccia elementi cistercensi ed elementi romanici. Sulla facciata ci sono 2 leoni stilofori che sorreggono altrettante colonne e sopra la schiena di uno di essi c'è una misteriosa iscrizione. L'iscrizione sopra il leone ci racconta come un certo Bozzo debba farsi carico del restauro di una zampa del leone. Non sappiamo se Bozzo effettivamente sia stato l'autore del danno o se si fosse fatto carico del restauro per espiare un peccato. Sicuramente quello che sappiamo è che se non l'avesse fatto non avrebbe più potuto frequentare la chiesa, cosa gravissima per l'epoca, perché una volta morto non avrebbe trovato pace eterna. La chiesa di San Lorenzo possiede anche una curiosa arcata. La quarta arcata fu posta a ridosso della chiesa solamente nel 1839, successivamente, e il sarcofago non è quello originale che è posto all'interno della chiesa, ma uno che fu usato anche come abbeveratoio per gli animali. E il foro di scarico che si trova sul fondo è una prova di questo, come dire, avvenuto riciclo. La pala di San Giuseppe da Copertino in estasi non richiama l'attenzione dei visitatori, eppure richiama una scena eccezionale per la tradizione cattolica, una levitazione. Le testimonianze raccontano che San Giuseppe da Copertino usasse levarsi da terra, quasi volare, quando si pronunciava il nome di Gesù o di Maria. Il grande portale fu un lascito di Pietro da Marano, usuraio e consigliere di Can Grande della Scala. Pietro, ebreo convertito al cristianesimo di origine spagnola, decise così di accaparrarsi un posto in paradiso con una cospicua donazione, diciamo così per morire sereno. Lo troviamo rappresentato nella lunetta del portale. Pietro era un uomo potente dal punto di vista politico e anche dal punto di vista economico e non ebbe nessuna paura, nessun timore di farsi rappresentare gobbo, deforme, inginocchiato e penitente.
Quando c'era il sospetto che qualcuno avesse contratto un morbo, lo si poteva denunciare in maniera segreta, senza farsi vedere, ma non in maniera anonima, infilando in una bocca della denuncia per la sanità un biglietto firmato. Salendo la scala della Basilica Palladiana ci si imbatte in una finestrella. Un grottesco mascherone che recita "Denunzie segrete in materia di sanità". Sulla scalinata che porta in Piazza dei Signori sono visibili dei disegni molto interessanti. Fatti con scalpello e punteruolo, sono una preziosa testimonianza dei vari progetti, dei vari studi necessari alla costruzione della basilica. Anche a Vicenza si raccontano storie di streghe legate a quelle di un delitto passionale. Scendiamo da Piazza dei Signori e arriviamo quasi alla fine di Corso Palladio. Qui c'è una lastra con un'iscrizione. Isabella da Roma era una quarantenne follemente innamorata di Almerico Valmarana. Dopo vari rifiuti da parte dell'uomo, la donna chiede aiuto ai fratelli. Non si capisce ancora come siano andate veramente le opere riguardanti incantesimi, oltre a libri e strumenti per operazioni alchemiche. Camminare per Vicenza, scoprirne i segreti, respirare la storia è davvero molto suggestivo. Ci sarebbe moltissimo da dire e chissà, prima o poi ci ritorneremo. Viaggiando attraverso il Veneto alla scoperta delle sue meraviglie, sono sempre più convinto che non lo conosco abbastanza. Oggi sono a Cittadella, imparerò la sua storia, sfiderò la paura dell'altezza al di sopra delle sue mura, cercherò di scoprirne le curiosità, mi farò avvolgere dalla sua atmosfera medievale. La fondazione di Cittadella risale attorno al XIII secolo, ma la sua storia è ben più antica. Mi sto avvicinando alla città e sono senza parole. È impossibile non rimanerne affascinati. Non si possono non notare le altissime mura medievali. Queste mura si vedono anche da lontanissimo. Cittadella è l'unica città in Europa con un camminamento di ronda completamente percorribile. Ovviamente non posso perdere questa opportunità
e mi sto dirigendo verso l'ingresso della passeggiata panoramica. La biglietteria è presso la Porta Bassano e mi sto per incontrare con Monica. Benvenuto a Cittadella, il percorso sarà completamente percorribile, durerà più o meno 1,5 km, quindi un'oretta, e si comincia dalle scale di qua. Si accede passando per la casa del capitano. Il percorso è sicuro ma soprattutto spettacolare. L'altezza mi inquieta un po'. Quest'anno le mura compiono 800 anni. Si ha proprio la sensazione di camminare nella storia. Il punto più fortificato dell'intera cinta era la Porta Bassanese. Era l'ultima ed estrema difesa della città. Camminando lungo la ronda incontro altre porte, come la Porta Vicentina. La Porta Treviso è l'ingresso orientale alla città. Come la Porta Vicenza, anche questa presenta un torrione molto alto. La Porta Padova attira la mia attenzione. La Porta Padovana costituiva l'ingresso principale alla città. Di fianco alla Porta Padova c'è la famosa Torre di Malta. È stata costruita nel 1251 da Ezzelino III da Romano come prigione. Anche Dante cita la Torre di Malta come luogo di sofferenze inaudite. Possiamo dire che forse Dante con i ghibellini calcava un pochino la mano. La prigione ovviamente non c'è più, al suo posto il Museo Civico Archeologico. Sto andando ad incontrare Eden, che mi dirà qualcosa in più di questo museo. Benvenuto al Museo Archeologico di Cittadella. Qui possiamo trovare dei reperti di tutte le epoche storiche che ha vissuto Cittadella. L'età del bronzo e del ferro invece sono conservati da questa parte del museo. Qui invece c'è il cippo gromatico romano ritrovato nel letto del fiume Brenta negli anni 60 a San Giorgio in Brenta. All'epoca dei Romani si trovava all'incrocio di due strade. Qui abbiamo dei reperti medievali e del vasellame rinascimentale riccamente decorato. Dal camminamento di ronda ho notato altri edifici che vorrei visitare. Mi sto avviando verso il teatro sociale.
Siamo all'interno del Teatro Sociale, un gioiellino nato nel 1817 su richiesta di alcuni cittadini di Cittadella che appartenevano alla locale filarmonica che era nata qualche anno prima, nel 1804. La richiesta viene fatta alle autorità che in pochissimi mesi, sempre nel 1817, dà l'autorizzazione a costruire questo teatro. Praticamente si chiama Teatro Sociale proprio perché è fatto da una società di cittadini che si autotassano, comprano prima ancora di costruirlo, comprano qualche palchetto, anche più di uno, pur di far fronte alle spese. Il progetto del teatro è dell'ingegner Giacomo Bauto di Bassano del Grappa. Lui aveva già fatto il teatro di Bassano qualche anno prima. Gli interni viene chiamato Francesco Bagnara di Vicenza, lo stesso che poi ha dipinto anche gli interni della Fenice di Venezia, e sembra per la facciata Giuseppe Iappelli di Padova, l'ingegnere Iappelli. Il pittore Francesco Bagnara, appunto, che aveva fatto anche gran parte delle pitture del teatro La Fenice di Venezia, ha lavorato qui qualche anno e ha lasciato questo piccolo capolavoro. Mi sto dirigendo verso il Duomo di Cittadella. All'interno opere di grande valore. Il mio viaggio a Cittadella sta giungendo al termine e mi rimane un'ultima cosa da fare: assaggiare un dolce tipico, la Dama dei Carraresi. Per questo sto per incontrare Massimo del Bistrò Carraresi. La Dama dei Carraresi nasce da un insieme di idee, da un connubio, da una sinergia tra me e Francesco Rossi, che è il depositario della memoria storica di quello che qua una volta c'era, e quindi la famosissima pasticceria Rossi, e la voglia era proprio quello di ridare vita a un dolce che aveva reso famosa Cittadella. La volontà appunto è stata quella di rimodernizzare un po' quello che era un dolce storico di Cittadella, e quindi l'abbiamo reso un po' più soffice, un po' più alto, mantenendo comunque l'autenticità dei sapori e l'originalità del prodotto. Quindi non troverai conservanti, non troverai coloranti, ma potrai separare la genuinità della materia prima fresca con cui viene fatto, e sono sicuro che ti piacerà moltissimo. È proprio vero, ogni luogo ha una particolarità, ogni luogo ti trasmette sensazioni diverse e uniche. Cittadella ha la capacità di avvolgerti, prenderti e trasportarti in un'altra epoca. Un'epoca particolare, non sempre apprezzata, ma sicuramente affascinante, a cui è piacevole ogni tanto buttare uno sguardo.
Adoro Venezia. Sin da bambino giravo per le calli con mia nonna, che da piccola viveva nel ghetto vecchio, oppure con mio nonno, che mi portava in barca tra i canali a scoprire la vera Venezia. Insomma, Venezia mi ha sempre colpito, i suoi colori, le sue atmosfere, la possibilità di camminare nella storia. Ma quello che mi piace di più è pensare alla Venezia misteriosa, una Venezia nascosta, scomparsa, una Venezia che forse non c'è più. Oggi farò un viaggio attraverso i secoli che mi porterà in varie parti del Veneto, da Venezia a Enego, Padova e Possagno, alla scoperta delle storie, dei misteri e degli intrighi della Venezia scomparsa e la massoneria. Non è insolito, camminando per Venezia, imbattersi in targhe o scritte che ricordano antichi palazzi o chiese che non esistono più. Un esempio è quello qui in Campo Manin, dove c'era la chiesa di San Paternian. Era una chiesa del 1168 che però è stata demolita nel 1800. La chiesa aveva un caratteristico campanile a pianta poligonale. Fu fatta costruire dalla famiglia nobile Muazzo. La posizione e la datazione sono frutto di ricerche di un architetto molto enigmatico, Tommaso Temanza. Parlando con alcuni residenti del posto, mi sono imbattuto in un edificio scomparso che sembrava essere molto importante mentre era in funzione, il Teatro San Samuele. Era stato costruito nel 1656, proprio voluto dalla famiglia Grimani. È stato però demolito poi nel 1894. Era un teatro davvero importantissimo. Pensare che Carlo Goldoni ne è stato il direttore, ci sono state le prime di Vivaldi, di Rossini e vi sono anche Giacomo Casanova. Tra l'altro Goldoni e Casanova erano dei massoni. Un teatro spettacolare, era uno dei 7 teatri prestigiosi di Venezia. Sto per andare a visitare una chiesa teatro di un famoso furto. Nel 1993 fu rubato un dipinto del Bellini, Madonna col bambino, del 1480. Questa è la chiesa della Madonna dell'Orto. Il pavimento è quello che ricopriva i campi di Venezia in passato. Fu la massoneria a ricoprire la città con la pietra d'Istria. Non mi sarei mai aspettato di trovare qui dentro la tomba del Tintoretto, uno dei più grandi pittori di Venezia e del mondo, e la tomba del doge Pietro Grimani. Pietro Grimani fu il 115° doge. Mi sto avvicinando al Palazzo Ducale.
e non ho potuto non notare altri simboli massonici, come ad esempio queste colonne annodate della Basilica di San Marco. Se non sbaglio, fu proprio la famiglia Grimani a commissionare il Teatro San Samuele. Il nome di questo doge non mi è nuovo. In campo della guerra c'è un cippo, chiamato Cippo degli Arditi o Cardinale. È uno dei cippi di confine fra la Serenissima e l'impero austriaco. Fu uno dei simboli di confine posti dopo l'accordo di Rovereto del 1750, proprio fra Pietro Grimani e Maria Teresa d'Austria. Ma è strano che sia qui. Il cardinale, così chiamato, si trovava ad Enego, precisamente a Marcesina. Fu portato a Venezia solo dopo la Prima Guerra Mondiale. Nel 1260 Ezzelino III da Romano morì. Fu l'ultimo Ezzelino a governare Enego. La sua influenza la vediamo a Noale, a Mestre e anche a Venezia. Sono arrivato a Romano, è la città natale di Ezzelino III. Degli Ezzellini in questa città è rimasto veramente poco, se non praticamente nulla, tranne lo stemma cittadino che ne ricorda l'origine crociata e questa torre. Più che un reperto storico, questa torre è un monumento agli Ezzellini. È stata fatta costruire nel 1827 da un discendente di Antonio Canova. Il castello non era proprio qui, si pensa che fosse un pochino più lontano, ma comunque questa è più o meno la zona. Qui vicino poi c'è anche un'altra targa che riporta un particolare interessante, perché Dante Alighieri parla degli Ezzellini, ma parla anche di Ezzelino III e lo inserisce all'inferno. Ezzelino III, detto il tiranno da Romano, non era né migliore né peggiore di tutti gli altri suoi contemporanei. Era semplicemente ghibellino, mentre Dante, Antonio di Padova, suo contemporaneo, erano ovviamente guelfi. Ed è forse per questo che venne consegnato alla storia come il peggiore di tutti.
sto ritornando a Venezia per incontrare le componenti di un gruppo di ricerca storico-artistica, Coven Venice Project. Ti sto portando verso il campo della Maddalena, dove c'è appunto la chiesa dedicata alla Maddalena, e è molto particolare perché è una delle pochissime chiese di Venezia a pianta circolare, ed ha appunto questa pianta circolare che è un po' particolare perché a Venezia ne esistono solamente altre due, una è San Simeon Piccolo e l'altra invece è la Basilica della Salute. Si hanno notizie di un edificio religioso già dal 1222 sotto la famiglia Baffo o Balbo, dipende dai documenti. Nel 1356, con la pace tra Venezia e Genova, il Senato dà il via a una riqualificazione di questa struttura già esistente e quindi dà via ad un ampliamento della fabbrica, al quale si costruisce vicino una torre di guardia adibita a campanile, che oggi non c'è più perché nel 1888 viene demolita a causa delle condizioni in cui versava. Già nel XVII secolo però l'edificio si presentava abbastanza malmesso. Le opzioni sono due: o ristrutturare o rifare l'edificio, che è quello che poi vedremo. Siamo nel 1758, tra i 5 maggiori architetti che si erano distinti per i loro progetti viene scelto il Temanza. Temanza, architetto abbastanza noto in Laguna, appassionato e grande sostenitore del classicismo. Il suo maestro, diciamo così, il suo punto di riferimento è Palladio, infatti lo vedremo nella pianta e nella struttura della chiesa. Nel 1763 viene posta la prima pietra, dove è presente alla cerimonia il neoeletto patriarca Giovanni Bragadin. Ora per l'esterno ti farò parlare con Elena, che ti racconterà qualcosa di particolare di questo edificio così insolito. Dunque, il Temanza era un massone? Non abbiamo documenti certi al riguardo. Sappiamo per certo che lui era un grande amante appunto del classicismo e pertanto si pensa che questa chiesa sia stata proprio edificata in base a queste sue predilezioni artistiche. Dunque la chiesa della Maddalena è una chiesa molto particolare perché avendo esternamente una pianta circolare, tuttavia all'interno troviamo una pianta esagonale. L'esterno, come potete vedere, c'è un timpano triangolare sormontato da una doppia coppia di colonne ioniche e la prima cosa che salta all'occhio è appunto l'occhio onniveggente, che è all'interno di un cerchio e circondato da un triangolo. Sappiamo che l'occhio onniveggente rappresenta il grande architetto, quindi colui che ha edificato e costruito il mondo. Sempre nella facciata vediamo anche un'iscrizione in latino che è Sapientia edificavit sibi domum. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è stata la saggezza che ha edificato la sua stessa casa. Anche qui è una derivazione sempre dalla mitologia giudaico-cristiana, più ebraica, che ci spiega il fatto che ci sia sempre una dicotomia, quindi una guerra fra donna sapienza e donna stoltezza. Quale delle due avrà la meglio nell'edificare la città? Ovviamente la sapienza, ovviamente la saggezza. Dunque, come dicevo, all'interno della chiesa vi è una suddivisione della pianta esagonale. La chiesa stessa è divisa in 4 navate, in 4 arcate,
e all'interno vi sono 12 colonne. Il 12 è un numero esoterico per eccellenza, tanto caro appunto alle tradizioni esoterico-massoniche, e fra queste 12 colonne c'è un intervallo di bassorilievi e statue. Altra cosa interessante è che durante dei recenti lavori di restauro è stato ritrovato, anzi ripristinato, un affresco del Tiepolo in cui c'è la raffigurazione della fede, quindi l'allegoria della fede, che tiene in mano un calice. Ovviamente qui si vanno a sprecare le idee, le ideologie sul può essere il Santo Graal, può essere la rappresentazione di Maria Maddalena con il Sacro Graal, questo non lo sappiamo. Altra cosa peculiare è una porticina che c'è dietro, una piccola porticina che è più bassa rispetto al piano d'entrata. E a che cosa serviva? Anche qui si dice che fosse stata la vera entrata al Tempio della Maddalena, perché si sa che nei rituali massonici o comunque nei rituali iniziatici ci si deve sempre abbassare, entrare per un tunnel, per un cunicolo, passare quindi dalla vecchia vita alla nuova vita, quindi ritornare vivi, ritornare veri uomini illuminati, con ovviamente secondo i dettami dell'epoca dell'ideologia illuminista, all'interno del Tempio della Casa della Sapienza, quindi da profani a nuovi uomini. Sempre sulle orme del Temanza ti porto a San Francesco della Vigna, dove nel 1743 rielabora la Cappella Sagredo, commissionatagli da Cecilia Grimani, esecutrice testamentaria di Gerardo Sagredo. La cappella era già proprietà dei fratelli Basso, ma nel 1663 viene acquistata dalla nobile famiglia Sagredo. Quest'area è sempre stata coltivata a vigna fino al 1253, quando Ziani regala il terreno ai frati minori di San Francesco per costruire il loro convento e poi la chiesa. Nel 1534 si pone mano, grazie ad Andrea Gritti, alla riedificazione della chiesa su pianta del Sansovino e la facciata viene affidata al Palladio. Ma scusami, ma il campo davanti alla chiesa è sempre stato così? Allora, come lo vediamo noi oggi? Assolutamente no. Ci sono dei quadri del canaletto dove si può vedere com'era in origine, ma di questo ti parla Alice. Allora, effettivamente quello che vediamo oggi è diverso da quello che era un tempo. Ci sono degli elementi anche abbastanza visibili che hanno cambiato la morfologia del posto. Ti sto parlando delle mura che delimitano i gasometri che risalgono al 1840, quando il governo austriaco li volle realizzare per portare la moderna elettricità a gas anche a Venezia. Infatti nel 1843 per la prima volta Piazza San Marco è stata illuminata con questa moderna illuminazione. Attorno a questi gasometri è stato costruito questo muro che delimita l'area e che ha nascosto per moltissimi anni un piccolo grande tesoro. Per capire che cosa è nascosto dietro questi muri noi abbiamo degli indizi che sono presenti nei quadri del Canaletto, del Guardi e anche nella nuova pianta della città di Venezia del Furlanetto che risale al 1770. Si tratta di una vera da pozzo cinquecentesca che adesso andiamo a vedere.
data di fondazione di questa chiesa nel 1253 però non è quella originale. Infatti sembra che per di qui fosse passato proprio San Marco, che nel suo viaggio, nelle sue peregrinazioni verso Aquileia, si fosse proprio fermato in questi lidi. E la cosa è effettivamente particolare perché fa parte di uno dei più importanti miti di fondazione della città stessa. Questa chiesa inoltre è stata costruita secondo i dettami della Cabala. Perché? Perché il frate minorita francescano Francesco Zorzi scrisse nel 1525 un'opera alchemico-cabalistica dal titolo Armonia Mundi Totius. In quest'opera infatti lui descriveva come l'armonia del cosmo e l'armonia della musica, delle note musicali, potessero essere riproposte da un microcosmo a un macrocosmo e viceversa all'interno proprio di una costruzione come una chiesa. Dunque nella proporzione della chiesa stessa vennero riproposte le note musicali e l'armonia musicale. Quindi abbiamo la raffigurazione simbolica del Do, che è l'altezza, quindi la navata centrale, la raffigurazione che rappresenta appunto lo Spirito Santo, poi abbiamo il Mi, quindi il Figlio, il Cristo, che rappresenta l'anima, e il Sol, che è Dio Padre e che è rappresentato dalla navata dietro all'altare maggiore. Andrea Memmo forse a Venezia non viene molto ricordato, ma Padova gli deve moltissimo. Per quello, ora sto andando nella famosa città del Santo. La città di Padova è famosa in tutto il mondo non solo per la sua storia culturale, ma anche grazie al frate Antonio di Padova. Prato della Valle, così come la vediamo, è opera di Andrea Memmo. Questa piazza è davvero straordinaria. Sono molti i riferimenti massonici, come gli obelischi o le statue di personalità illustri. Giuseppe Iapelli era anche lui un massone e ne sono una prova i Giardini Treves e il Caffè Pedrocchi. Giuseppe Iapelli ha operato anche in un'altra città italiana, Conegliano. Il castello, ora museo civico, è davvero suggestivo.
In centro svetta la famosa Fontana del Nettuno. È Villa Gera che attira la nostra attenzione. Progettata dagli Appelli, allievo di Selva, è in stile neoclassico. Si pensa fosse un vero e proprio tempio massonico. Andrea Memmo era contemporaneo di Temanza. Uno degli allievi di Temanza fu Gianantonio Selva. Cosa avevano in comune Maria Teresa d'Austria e l'architetto Selva? Entrambi conoscevano ed erano affascinati da un vero e proprio genio, Antonio Canova. Il Canova era originario di Possagno, in provincia di Treviso. Alla sua morte il corpo venne diviso in 3 parti. Una delle sue tombe è dentro il suo tempio, il Tempio Canoviano, proprio nella città natale. Il tempio di Possagno è di stampo neoclassico e l'effetto è davvero maestoso, imponente. Questo tempio fu realizzato proprio con la collaborazione dell'architetto Selva. È facile dedurre che anche Selva, come Canova, aderisse alla massoneria. Una delle tombe del Canova si trova nella chiesa dei Frari, qui a Venezia. Quella del Canova è l'ultima prova che ci mancava. Sono chiari ed evidenti i simboli massonici, la piramide, le statue che rappresentano dottrine massoniche. Sono davvero senza parole. In questo viaggio ho visitato molti luoghi e conosciuto molti personaggi. Solo un'unica cosa conta: sono stato al cospetto della storia.
Oggi la nostra amica Sara ci ha portati a fare un viaggio davvero speciale. Accompagnati dal bravissimo Marco e a bordo della sua lancia, abbiamo visitato alcuni posti particolari di Venezia e poi siamo andati alla Certosa. Qui Sara ci ha fatto conoscere Jean-Paul Morselli, direttore di Classic Boat Venice, un servizio noleggio di barche molto speciali, veneziane, artigianali, ma dotate di motori elettrici. Il nostro piccolo giro continua. Marco ci mostra l'isola delle Vignole, di cui io mi innamoro immediatamente e perdutamente. In questo momento la laguna è vuota, ci siamo solo noi e qualche altra imbarcazione, qualche pescatore, qualche gabbiano. Venezia e le sue isole, Venezia e la laguna. È tutto così bello. Mi ci potrei abituare. Non c'è nulla di più intrigante che passeggiare e perdersi per Venezia. Una Venezia per così dire minore, quella lontana dai flussi di turisti. Il nostro girovagare per Venezia ci porta oggi nel sestiere di Dorsoduro. La chiesa di San Nicolò dei Mendicoli è un vero e proprio capolavoro di questa Venezia minore. Andiamo a vederla, se avete la pazienza di seguirmi. Secondo la leggenda, sarebbe stata fondata nel VII secolo e venne ricostruita tra il XII e il XIII secolo. Il campanile, di linee bizantine, è del XII secolo, impreziosito da un antico orologio ad una sola lancetta. Il nome forse ricordava le umili condizioni degli abitanti, o forse era semplicemente il nome dell'isolotto. Visitandola si possono ammirare vari capolavori di Palma il Giovane e della scuola del Veronese. L'interno, di stampo bizantino, lascia senza fiato. Quest'area non era proprio come lo è ora. Vi erano barene, isolotti e acqua. Con le bonifiche e gli interramenti abbiamo ottenuto un centro abitato e abbiamo ottenuto Piazzale Roma e ad esempio il Tronchetto. In queste zone abitavano quelli che prendevano il nome dei Nicolotti. Era una contrada un pochino rustica che aveva un suo dialetto particolare, aveva un suo capo e godeva di molta indipendenza. Nemici dei vicini squararioli divennero comunque loro alleati per scontrarsi con la contrada dei Castellani, dando vita alle famose risse sui ponti dei Pugni. Quello più famoso, vicino San Barnaba, vedeva scontrarsi Nicolotti e Castellani in risse senza esclusione di colpi.
questa rivalità era così accesa che la chiesa di San Trovaso, che non è molto lontano da qui, fu costruita con due ingressi separati, due facciate simmetriche. Tradizione vuole che queste due servissero proprio ai Nicolotti e ai Castellani, così da evitare le risse tra devoti. Sembra assurdo e può sembrare strano, ma questa rivalità aiutava Venezia a tenere sotto controllo queste due contrade. Non per nulla questa rivalità continuò anno dopo anno per oltre 400 anni. Ciao, sono Sabrina di Quel Buon Veneto e oggi vi racconterò del nostro viaggio a Verona. Verona è sicuramente celebre e famosa per la tragica storia di Romeo e Giulietta e per quell'anfiteatro romano noto come Arena di Verona. Ma noi avevamo in mente alcuni luoghi un po' diversi. Volevamo visitare la parte misteriosa di questa bellissima città. La prima tappa è stata l'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere. Qui si trova il primo orologio elettrico perpetuo, costruito e inventato dal professor Giuseppe Zamboni. Il professor Zamboni era sacerdote e insegnante presso l'Imperiale Reggio Liceo. All'inizio del XIX secolo inventò una particolare pila a secco, costituita da foglie alternate di carta argentata e dorata, capace di generare energia elettrica per tempi incredibilmente lunghi. Qui si trova un eccezionale orologio, costruito nel 1827, il primo al mondo a essere azionato elettronicamente. Sul lato nord-est dell'antica piazza delle Erbe si apre verso la mezzeria largo della Costa, la cui edificazione risale al 1470. L'appellativo dell'arco è dovuto alla presenza di una vera gigantesca costola animale appesa sotto l'arcata che ci ha davvero stupito. Non è dato sapere se l'osso appartenne a un cetaceo, come sbrigativamente scritto nelle guide turistiche, se si tratta di un fossile oppure se abbia qualche altra origine. Nel centro storico di Verona possiamo trovare un monumentale complesso funerario in stile gotico appartenente alla famiglia degli Scaligeri. In queste arche o tombe riposano alcuni illustri rappresentanti della casata, tra cui quella del più grande signore di Verona, Can Grande, a cui Dante dedica il Paradiso. Qui vicino si trova anche la Porta Bombardiera, una bizzarra costruzione di Giuseppe Miglioranzi, decorata con massicci cannoni impiegati a guisa di colonne. A causa di alcuni lavori non siamo riusciti a visitarla, ma facendo il giro esterno e aiutati da una guida siamo riusciti a trovare un'iscrizione davvero singolare. Lasciamo Verona col ricordo della visita alla casa di Giulietta, quello che si può considerare uno dei santuari degli innamorati di tutto il mondo, qui attratti a migliaia dal fascino romantico della meravigliosa e terribile vicenda shakespeariana. Le pareti, ogni singolo centimetro è fittamente ricoperto da cuori, nomi, date, lucchetti e gomme da masticare. Queste tracce, lasciate da generazioni di innamorati, possono indurre una profonda riflessione sul mistero davvero grande dell'amore.
benvenuti a questa nuova puntata di Qual Buon Veneto, alla scoperta delle meraviglie del Veneto. Il nostro viaggio alla scoperta della nostra regione ci porta oggi in provincia di Vicenza. Oggi siamo a Thiene. La storia di Thiene inizia già in epoca antica, in epoca romana. Siamo attorno al 130-150 a.C. L'agglomerato sorge attorno a una villa rustica data in concessione ad un soldato romano, il cui nome sembra aver dato origine al nome Thiene. La storia di Thiene è stata molto travagliata, conquiste e distruzioni fino alla dominazione veneziana. Sotto Venezia, sotto la Serenissima, Thiene inizia un periodo di storia molto ricco e molto florido. La prima citazione della Pieve di Thiene è da ricercarsi in un documento datato 27 febbraio del 1292. Questa chiesa fu demolita perché pericolante e sostituita con l'attuale all'inizio del XVII secolo. Nel XX secolo venne ampliata e modificata. Ad esempio, venne costruita la cupola e rifatta la facciata, perdendo l'originaria struttura seicentesca. La torre o campanile del Serlio di Thiene è una costruzione interessante e rara nel suo genere. Fu costruita tra il 1640 e il 1655 su un progetto del 1549 del celebre architetto bolognese Sebastiano Serlio. Il campanile, posizionato nel cuore della città, è uno dei pochissimi dotati di sottopasso alla base. Il castello di Thiene è un edificio molto particolare costruito attorno al XV secolo. Definirlo castello non sarebbe propriamente corretto, anche se, così come è fatto, un pochino ricorda il castello. Sarebbe meglio definirlo villa o definirlo palazzo. Possiamo tranquillamente dire che è un edificio ibrido tra il castello medievale e la villa palladiana. Il castello di Thiene è chiamato anche palazzo o villa Porto Colleoni Thiene. È uno straordinario esempio di villa veneta pre-palladiana. Osservandone la struttura è chiaro come in origine il palazzo di Thiene fu costruito come deposito di prodotti agricoli. Venne poi ampliato nel 1500 per renderlo abitabile. Questo castello, unico nel suo genere, fu caposaldo nell'evoluzione delle ville venete. La chiesa della Natività della Beata Vergine Maria è un vero gioiello di arte gotica. Eretta nel 1470 circa dalla nobile famiglia da Porto, è più comunemente nota come Ceseta Rossa. La chiesa, pur avendo subito delle trasformazioni nell'Ottocento, si presenta ancora sufficientemente integra. All'interno, anche se su richiesta, si possono ammirare opere di gran pregio.
Passando sotto a questa torre civica così unica e così particolare nel suo genere, il nostro viaggio per oggi termina qui. Vi ringraziamo per averci seguito. A presto! Ogni luogo a Venezia è magico e ricco di fascino, ma quando ci si perde fra le calli ci si può imbattere in luoghi ancor più significativi. Il campo dell'abbazia è uno di questi. Ci troviamo in quella che era chiamata l'isola di Valverde. Gli edifici che si affacciano sul campo dell'abbazia sono la scuola vecchia di Santa Maria della Misericordia e la chiesa dell'abbazia. La Vera da Pozzo è considerata, questa Vera da Pozzo, una delle più belle di tutta Venezia. Anche questa pavimentazione però è molto particolare. Sono mattoni rossi a spina di pesce. Si potrebbe pensare che questa pavimentazione sia poco usuale per Venezia, eppure moltissimi campi avevano questa pavimentazione, compreso Piazza San Marco. Già nell'anno 1000 qui sorgeva una chiesa, è stata poi distrutta e ricostruita nel 1300 e restaurata nel 1600. Il finanziatore di questo restauro fu il senatore Moro, il cui busto possiamo trovarlo sopra la porta principale. Ai lati della porta principale troviamo altre due statue, la Costanza e la Misericordia. La scuola vecchia di Santa Maria della Misericordia è un edificio storico davvero sorprendente. Nella sala superiore di questo edificio un 70enne Tintoretto, assieme al figlio Domenico, Palma il Giovane e assieme ad altri artisti, ha realizzato un dipinto straordinario, realizzato però su tele separate, riassemblate poi nella sala del Maggior Consiglio del Palazzo Ducale. Questo è il paradiso che decora tuttora la parete dietro alla tribuna.
Il ponte che collega al campo di Santa Maria Formosa presenta alcuni elementi interessanti ed insoliti. Questa zona, o questo ponte meglio, prende il nome di Borgo Locco perché qui c'erano parecchi affittacamere e alloggi. In epoca risorgimentale però questo ponte venne dotato di parapetto in ferro battuto. I disegni in ferro battuto di questo ponte possono sembrare molto semplici, simili addirittura a dei cuori, ma guardando e osservando bene è possibile notare invece il messaggio criptato che troviamo all'interno, un messaggio politico e patriottico. La W di Viva, la V di Vittorio e la E di Emanuele. Viva Vittorio Emanuele. Sul portale d'ingresso della scuola di San Marco, l'odierno ospedale, è possibile notare alcuni graffiti molto interessanti. La storia che c'è dietro a questi graffiti è davvero particolare. Era il 1501 e un certo Cesco, che era uno scalpellino molto abile, che aveva lavorato alla facciata proprio di questa scuola, perse la moglie e da quel momento cominciò a vivere per strada come un vagabondo preso dalla disperazione. Cesco non solo aveva cominciato a vivere per strada, ma di notte dormiva proprio sotto questo portale. Da questo punto, possiamo dire privilegiato, poté vedere molti aspetti della vita quotidiana dei veneziani, le barche che scaricavano e caricavano le merci e il famoso cuore zampillante del ragazzo turco. Sulla strada fatta di pietre grigie che porta fino alla chiesa di San Pietro di Castello, una pietra bianca non lascia indifferenti. Questo era il luogo preciso dove il doge si fermava quando veniva ad incontrare il patriarca di Venezia. Fino al 1807 la cattedrale di Venezia non era San Marco, come alcuni possono pensare, ma era la chiesa di San Pietro di Castello. Ecco che questa pietra era un vero e proprio compromesso. Serviva ad evitare al doge l'umiliazione di arrivare fino alla soglia della porta e al patriarca l'umiliazione di ricevere il doge sulla riva. Questa pietra bianca possiamo dire che salvava l'onore di entrambi. Ad un occhio attento, la Basilica di San Marco non è perfettamente in asse con la piazza San Marco. La Basilica di San Marco è leggermente ruotata verso destra, uscendo dalla Basilica. Come vedere la Basilica perfettamente dritta? Subito fuori, il sottoportico dell'Arco Celeste, un piccolo medaglione è posizionato nel punto corretto per poter vedere al meglio la Basilica.
Era l'838 d.C., precisamente il 24 aprile 838. Fa la sua comparsa una città, un agglomerato chiamato Rovigo, quella che oggi noi chiamiamo Rovigo. Era un piccolo agglomerato di case di paglia, canne e fango. Queste zone però erano abitate già da molto tempo prima, perché gli antichi veneti sono ben più antichi dei romani, ben più antichi degli etruschi. Gli Estensi governarono queste zone per circa 3 secoli. La Serenissima prese potere in queste zone solo nel 1482, dopo, o meglio durante, la famosa Guerra del Sale, dove la Serenissima attaccò Ferrara per fermare le sue mire espansionistiche. Da Piazza Matteotti è possibile scorgere 2 torri dell'antica cinta muraria di difesa di Rovigo, la Torre Mozza, qui davanti, e la Torre Donà. Queste 2 torri sono il risultato di un complesso fortificato voluto dalla famiglia nobile d'Este di Ferrara, che fece costruire queste fortificazioni nel Medioevo. Queste 2 torri le troviamo lungo il Corso del Popolo, è una via moderna. Il Corso del Popolo però è il risultato dell'interramento del Naviglio Adigeto del 1939. La Torre Donà, dietro di me, non è altro che una delle più grandi torri di difesa di tutta Italia sua contemporanea. La Rovigo fortificata era dotata di 5 porte e un portello. Il portello è vicino alla Torre Mozza. Di queste 5 porte solo 2 sono sopravvissute e possiamo vederle anche oggi. La porta Sant'Agostino, che è stata sistemata nel 1713, e la porta San Bortolo, proprio questa qui, che è stata sistemata nel 1482 su disegno, o meglio su opera e su volontà del doge Giovanni Mocenigo. La Torre Pighin, alle mie spalle, è alta ben 23 metri. È una delle 3 torri sopravvissute dell'antica cinta muraria di Rovigo. Le altre 2 le abbiamo viste prima, questa è la terza. Fu eretta nel 1138. Una particolarità di questa torre è che un tempo era cava, ora è stata adibita ad abitazione. Infatti la quarta parete, possiamo dire, è stata introdotta solo nel XVIII secolo. La chiesa della Beata Vergine del Soccorso, detta la Rotonda, non fu altro che l'affermazione del dominio veneziano su questa città. Venne costruita dall'architetto Zamberlan, un assistente del Palladio, dal 1594. Terminò i lavori dopo 7 anni, nel 1601. È senz'altro una chiesa di grande effetto. La pianta ottagonale, decisamente insolita, le grandi tele, il pavimento in marmo, un'antologia della pittura veneta del Seicento. Rovigo è stata davvero una sorpresa per noi, una città a misura d'uomo, una città d'arte,
una città ricca di storia. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Grazie per averci seguito. A presto. Davanti all'ingresso del Museo Correr una targa ricorda un avvenimento avvenuto nel 1807. Per far posto alla celebre e conosciuta ala napoleonica venne distrutta la chiesa di San Geminiano del Sansovino. A dirla tutta non piaceva ai veneziani come chiesa perché presentava degli evidenti errori di progettazione anche solo nella facciata. Però a discolpa del Sansovino possiamo dire che era impegnato in cantieri ben più importanti, come all'interno del Palazzo Ducale. La chiesa di San Geminiano non fu la prima ad essere distrutta. Infatti la chiesa di San Geminiano e Mena venne distrutta nel XII secolo. Questa chiesa era stata voluta dall'esarca di Ravenna nel VI secolo. Benvenuti a questa nuova puntata di Qual Buon Veneto, direttamente dalla provincia di Padova. Qui siamo a Ponte di Brenta. Avremo la possibilità di visitare la favolosa Villa Breda, una villa seicentesca, un vero e proprio patrimonio dell'umanità, un patrimonio che però potrebbe svanire per sempre. La villa, assieme ad altre proprietà e beni, fu donata alla città di Padova da Vincenzo Stefano Breda, senatore italiano morto agli inizi del Novecento. La villa fu fatta costruire attorno al 1600 dalla famiglia nobile Contarini, famiglia nobile di Venezia. La villa godeva di una posizione davvero particolare e privilegiata. Il fiume Brenta, che era una vera e propria autostrada per i veneziani, passava proprio davanti alla villa. In più i boschi e l'aria salutare che si poteva respirare in queste zone faceva sì che questa villa fosse una perfetta casa vacanze. Passata di proprietario in proprietario, la villa versava in totale stato d'abbandono e venne acquistata dal senatore Breda. La restaurò e la riportò ai fasti di un tempo. Ma chi era questo senatore, il senatore Breda? Vincenzo Stefano Breda nacque a Limena nel 1825 e fu un importante non solo politico ma anche imprenditore e ingegnere italiano. Fondò la Società Veneta delle Costruzioni Pubbliche, che in Italia e all'estero fece costruire ponti, ferrovie, acquedotti, ma era anche un grande appassionato d'arte e la sua collezione è di gran pregio.
La facciata della villa non è quella che dà sulla moderna strada, ma quella che dà sul viale di Statue. Un visitatore, un ospite, arrivando lungo il fiume, percorreva il viale di Statue e vedeva la villa in tutto il suo splendore. La facciata un tempo era composta da 2 scalinate. Il senatore Breda fece sistemare questa entrata e sostituì queste 2 scale, che ovviamente non vediamo più, con l'ingresso direttamente sul portone. La parte alta, triangolare, ha al suo apice, sulla punta, l'immortale Galileo e 4 fanciulle. Le 4 fanciulle non sono altro che le muse dell'arte, della scienza e della tecnica. Percorrendo il viale alberato, un'oasi di verde e di pace ci accoglie. Vediamo 12 statue a destra, 12 statue a sinistra. Sono opera di Giovanni Bonazza, che ha cominciato a scolpirle dal 1721. L'interno della villa si presenta con la pianta tipica delle ville venete dei nobili veneziani. Il mobilio è quello originale, così come le pitture e i soprammobili, tutti questi acquistati proprio dal senatore Breda. Le pareti non sono come erano in origine, probabilmente erano decorate, ma alcune ristrutturazioni, di cui una degli anni 90, particolarmente pesante e forse un po' troppo approssimativa, non ci fanno capire come fosse la villa originariamente. Quello che sappiamo però è che al senatore Breda piacevano le opere d'arte. Il senatore Breda amava attorniarsi di opere d'arte che acquistava non solo per sé ma anche per le persone che amava. In questo caso il quadro che ho alle mie spalle rappresenta una figura inventata che si chiama Linda di Chamonix e il riferimento in questo caso è per la nipote del Breda che si chiamava appunto Linda e che era molto amata dalla coppia. Era andato presso la bottega del pittore Giulio Cesare Ferrari di Bologna che aveva realizzato per conto suo queste 2 grandi opere che vediamo alle mie spalle, che rappresentano una opera di Donizetti di fine Ottocento e parla di Linda che vive tra le montagne della Valle d'Aosta. Linda vive in una famiglia di umili origini e deve scappare dalle insidie del potente nobile della valle che cerca di concupirla. Quindi scappa a Parigi, dove diventa sempre più solitaria, diventa sempre più triste per l'assenza del suo grande amore che si chiama Carlo e a un certo punto però riesce a ritornare nella sua valle natia, dove apprende che Carlo ha sposato un'altra donna. Qui vediamo che Linda riesce a ritornare nella valle dove era nata, dove le viene svelato dal suo amico d'infanzia Pierotto che in realtà Carlo è riuscito a sfuggire al matrimonio che gli era stato imposto dalla madre e quindi finalmente i 2 giovani possono coronare le loro nozze in un sogno d'amore. Con i bombardamenti del 1944 uno degli edifici annessi alla villa, il Tempietto, è stato completamente distrutto. Si è salvato però
la parte davanti, si è salvata la facciata, che ora è il tempietto che è possibile vedere dalla strada, e non solo, si è salvata anche la Madonnina, i 2 angioletti in alabastro e anche la campana. La Serenissima e i nobili veneziani, le decisioni politiche ed economiche del Regno d'Italia appena nato. Questa villa è la nostra storia, facciamo in modo di non perderla. Speriamo che questo video, questo piccolo viaggio vi sia piaciuto. Vogliamo ringraziare l'associazione Viviamo Villa Breda per quanto sta facendo per questo luogo. Grazie per averci seguito, a presto. Allacciati la cintura. Cic cic. Vroom, 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 vroom. Vroom, vroom, vroom. Vroom, 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 vroom. Vroom, vroom. Vroom. Frena! Volevi investirmi? Tanto è solo un gioco. Ben ritrovati! In questa puntata vi riproponiamo un luogo che abbiamo già visto in passato. Avevamo realizzato questa puntata 2 anni fa. Eravamo nel primo mese di lockdown dovuto alla pandemia da Covid. Oggi, finalmente, vi riproponiamo questo luogo visitandolo in maniera approfondita. Ci troviamo a Vidor, un paese di poco più di 3.700 abitanti nella provincia di Treviso. Quello che visiteremo oggi è il Colle del Castello, una piccola località testimone della storia antica e che offre uno scenario suggestivo sulla pedemontana veneta. Salendo dalla piazzetta dell'ex municipio, sulla strada che dal famoso ponte porta alla frazione di Colbertaldo, si percorre una stradina ripida e asfaltata chiusa al traffico,
una piccola via crucis in salita che conduce al monumento ossario ai caduti. Chiamato e conosciuto dai più anche semplicemente come il Castello di Vidor, questo luogo rievoca con il suo silenzio un passato antico. Le prime testimonianze su questo sito, infatti, risalgono al 1100, ma alcuni credono che la sua origine si debba collocare ancora più indietro. Una volta, in epoca medievale, c'era un castello qui dietro le cui origini risalgono al XII secolo. Si pensa addirittura che una rocca esistesse anche prima, verso il 550 d.C., per difendersi dalle eruzioni barbariche di Alboino, o più tardi nel Novecento per le irruzioni degli Ungari avvenute verso quell'anno, che scorazzavano qua in zona. Ecco, questo castello inizialmente era abitato dai signori da Vidor, di cui un personaggio molto importante è stato Giovanni da Vidor. Ha avuto alterne vicende, ha cambiato varie volte proprietà, è stato assaltato e distrutto e ricostruito più volte ed è stato, e questo è successo nelle guerre tra i vari feudi, signori di feudi della zona. Nel 1234 è stato assaltato da Alberico ed Ezelino da Romano, dopodiché Ezelino da Romano è diventato proprietario nel 1246. Alla morte di Ezelino nel 1276 il castello è passato di proprietà al comune di Treviso. Poi però fu perduto perché assaltato da Guecello da Camino e dal suo alleato scaligero Can Grande della Scala. Negli anni successivi è ritornato di proprietà il comune di Treviso, ma poi nel 1328 è stato perduto nuovamente perché è assaltato ancora da Gerardaccio di Colalto e Rizzardo da Camino. Poi finalmente nel 1337 c'è stato un po' di pace e è stato stabilmente sotto il dominio della Repubblica Serenissima Veneta. Ma nel 1510 poi avvenne la sua ultima e definitiva demolizione, distruzione da parte delle truppe di Massimiliano I d'Austria con il generale Liechtenstein nella guerra tra la Lega di Cambrai e la Repubblica Veneta, che distrussero Feltre e altri castelli qui della zona. Dopo questa data il castello non venne più ricostruito e rimasero solo le mura, che rimasero visibili fino agli anni 40-50 dell'anno del secolo 1900. Poi senza manutenzione queste mura crollarono e decisero poi di spianarle, per cui attualmente non c'è un mattone che possa testimoniare la presenza antica di questo castello. All'esterno del monumento, nel piazzale di Ghiaia, alcuni cartelli descrittivi e 2 cannoni da 75 mm ricordano i combattimenti avvenuti qui. Importante è stato infatti il ruolo di questo colle durante la Prima Guerra Mondiale. È proprio qui che, nel novembre del 1917, dopo la disfatta di Caporetto, si tenne una battaglia cruenta tra le truppe italiane e quelle tedesche. Una battaglia che, per la sua atrocità, è conosciuta come Battaglia di Vidor. Ciò che si presenta subito agli occhi di chi guarda è ciò che rimane dell'antico castello, poi divenuto un tempio monumento dedicato ai caduti. Un complesso che attualmente è formato da un piano seminterrato
in cui si trova un piccolo museo, e da un piano superiore, con un ampio terrazzo e una piccola chiesetta. In epoca medievale, questa costruzione era una piccola cappella attigua al castello, che poi è rimasta in piedi dopo la distruzione della fortezza nel 1510. Venne ampliata a 3 navate e funse da chiesa parrocchiale per gli abitanti di Vidor fino a fine Settecento, quando venne edificata l'attuale chiesa nella piazza principale del paese. Nella Grande Guerra questa zona è divenuta il nuovo fronte. L'intero paese fu dilaniato e questa chiesa venne distrutta. Dopo la fine della guerra è stato deciso di costruire al suo posto l'attuale monumento ossario ai caduti, su disegno di un architetto veneziano, Brenno del Giudice. Il monumento venne inaugurato ufficialmente l'11 ottobre del 1925. Al piano seminterrato, il piccolo museo consiste in una cripta ossario, al cui interno si trovano reperti bellici, nomi e fotografie di soldati caduti per la patria, secondo la dicitura ufficiale, durante le 2 guerre mondiali. Sotto la loggia a 3 arcate fa impressione vedere la quantità di nomi di soldati incisi nelle pietre e nel silenzio di questo luogo non si può fare a meno di farsi suggestionare. Tra le targhe a loro intitolate ne spicca una, quella dedicata al capitano Stefanino Curti, comandante della 221esima compagnia del battaglione alpino Valvaraita, medaglia d'oro al valor militare. A lui è dedicato anche un cippo che si trova sul vicino Col Marcon. Dalle ampie gradinate ai lati dell'ossario si accede alla parte superiore del castello, dove la struttura è formata da un ampio terrazzo e da un porticato, che fanno d'accesso alla chiesetta della Beata Vergine Addolorata. Sulla facciata del monumento, poi, nella torre più alta, si può ammirare la statua della Vittoria Alata, opera dello scultore veneziano Napoleone Martinuzzi. La chiesetta è inoltre dotata ai lati di 2 piccoli campanili, contenenti 3 campane. Dietro a questo monumento si trova una piccola porzione di terra sopraelevata. Proprio qui si ergeva l'antico castello. Poco più in là, sul sentiero che scende dal colle, si trova un cippo commemorativo, nel punto esatto in cui morì il maggiore Ippolito Banfi, comandante del battaglione alpino Valvaraita, medaglia d'argento al valor militare. La località è ancora oggi denominata Castello e ogni anno, nella seconda domenica del mese di settembre, ospita il Palio di Vidor. Una manifestazione conosciuta anche come Assalto al Castello, perché rievoca i numerosi assalti che subì la fortezza in epoca medievale. Per non dimenticare la storia e le tradizioni, durante questa festa i giovani rappresentanti dei vari borghi del paese sfilano in costumi medievali, partendo dalla vicina abbazia di Santa Bona e arrivando al castello, e si sfidano in una gara di velocità e di destrezza, portando un pesante palo di legno sulla salita ripida fino alla sommità della collina. In questa occasione, lungo il percorso, non mancano stand enogastronomici con prodotti tipici come vino, pane e soppressa.
termina la nostra breve visita al Castello di Vidor, uno dei monumenti più importanti insieme alla rinomata Abbazia di Santa Bona, ma soprattutto un luogo caro agli abitanti del paese. Colle che offre la possibilità a chi lo visita di volgere lo sguardo sullo splendido scenario della Pedemontana veneta. Noi vi ringraziamo per averci seguito e ci rivediamo alla prossima puntata. A presto! Settembre, periodo di ritorno dalle ferie per tanti, ma per altri altrettanto periodo di lavoro. Siamo a Valdobbiadene, nella patria, una anzi delle patrie del vino per eccellenza, e quella che andremo a scoprire oggi è la vendemmia, quella che veniva fatta ieri e quella che viene fatta oggi. Mi hanno attrezzato anche di un cappellino caratteristico, quindi andiamo! Com'era la vendemmia una volta qui? Era diversa, solamente che era più una festa, più una cosa. No? Con il bigliole, dopo c'era il carro non con le rotte di gomma, le rotte di legno e con una tina di legno ancora. Si portava a cantina e si andava ancora con le mucche a portare alla cantina. E la sera si aveva per luce, per farsi vedere un fanale a petrolio, per farsi vedere per la strada, per si arrivava a casa tardi. Era un divertimento, non si sapeva se era un divertimento o se era più che obbligo, perché come adesso i bambini gli fa perché per un po' di divertimento, ma noi altri non sapeva altro, insomma. Metteva la uva sulla tina, no? Era fatta larga a basso e stretta in cima, e dopo coi piedi e dopo man mano che se la appoggiava il mostro veniva fuori sotto, no? E restava la vinaccia solamente, che dopo. La pigiatura antica consisteva nel pestare con i piedi l'uva in grandi tini di legno. Successivamente la tecnologia si è evoluta e si è passati alla pigiatura di tipo manuale. Con l'arrivo della corrente elettrica furono inventate macchine automatiche che separavano gli acidi e il mosto dal raspo. Qualche giorno dopo la pigiatura avviene la torchiatura, un processo che consiste nel mettere gli acidi già spremuti all'interno del torchio per estrarne il mosto residuo. Oh, bellissimo questo grappolo! Abbiamo sentito parlare tanto di vendemmia eroica, andiamo ora a scoprire direttamente sul posto che cos'è e come si fa.
Siamo sul cuore di Valdobbiadene Conegliano, un cru chiamato Cartizze. Questo è proprio uno dei vigneti della nostra azienda, dove, come potete notare, è un vigneto altamente eroico, come la maggior parte di quest'area storica. Queste colline, potete ammirarle, hanno una forza pendenza dove tutte le lavorazioni vengono fatte manuali, dove necessitano di 700-800 ore di lavoro medio annuo di un operatore. Su questi vigneti altamente ripidi, negli anni di mio nonno posso citare, esistevano le ceste in legno dove venivano messe nelle spalle con il bigol, detto in Veneto, dialetto nostro valdobbiadenese, 2 ceste alla volta nelle spalle, e il contadino se li portava un po' a valle dove c'erano i buoi con dei tini, piccoli tini, e scaricavano l'uva e lì venivano portati in cantina. Oggi come oggi i tempi fondamentalmente sono cambiati, la tecnologia è avanzata, siamo riusciti ad avere dei mezzi molto piccoli, frutteti li chiamiamo, con delle vasche in acciaio, dei mulettini, dove si svuotano i secchi in queste vasche e riescono a venire su per piccole stradine costruite appositamente e portare l'uva a valle in maniera un attimo più meno faticosa praticamente. Allora l'uva, come vedete, grappoli molto spargoli, di un giallo paglierino solo bello da vedere, viene raccolta appunto manualmente, portata in cantina e da lì comincia la spremitura tramite delle presse pneumatiche che negli ultimi anni, nelle ultime generazioni stanno lavorando a pressature sempre più soffici, differentemente da una volta che c'erano i vecchi torchi dove c'era una pressione di lavoro molto importante, 200-300 atmosfere. Un chicco veniva schiacciato in modo troppo pesantemente e quindi andavamo a perdere un po' l'eleganza e la delicatezza che il nostro prodotto deve avere. Con queste presse di ultima generazione l'uva viene schiacciata a un'atmosfera, massimo 2 atmosfere di pressione, con un polmone in gomma a funzionamento pneumatico, e quindi viene assolutamente trattata in modo delicato. Questo permette che abbiamo un prodotto delicato, elegante, fruttato, che può esprimere il massimo degli aromi, il massimo dei profumi che il prodotto già base, l'uva, ci dà dalla nostra natura. Parliamo del passaggio da mosto a vino, però lo facciamo non nella maniera tecnica ma nella maniera più filosofica. Qual è la filosofia appunto che sta dietro a questo processo? Allora, negli ultimi anni noi come azienda, piuttosto che comunque l'intero territorio, è quello di riuscire a portare l'uva nella bottiglia, trasmettendo tutte le sue peculiarità e tutte le sue caratteristiche. Nel senso, l'uva è un prodotto molto delicato, quello del Conegliano Valdobbiadene è un prodotto molto delicante, e questo messo in bottiglia fa sì che raggiungiamo un'eccellenza a livello qualitativo molto molto importante. Ce lo confermano ormai l'espansione del nostro Conegliano Valdobbiadene a tutto il territorio nazionale e internazionale. Dalle colline di vigneti ci siamo spostati e siamo arrivati nel luogo dove l'uva viene lavorata per diventare vino. Ci troviamo nella cantina. Qui siamo nel reparto di vinificazione, dove abbiamo una capienza di circa 3.000 ettolitri. E qui avviene la prima fermentazione. Il mosto diventa vino in recipienti di acciaio a temperatura controllata. Qui avviene la presa di spuma nelle autoclavi con il metodo Charmat e il successivo imbottigliamento e confezionamento sull'altro reparto.
Il metodo Charmat, a differenza del metodo Champenois, che sarebbe, per capirci, quello usato per lo champagne o il Franciacorta, prevede la presa di spuma in autoclave e non in bottiglia. Perché in queste colline si continua a coltivare? Si continua a farlo perché c'è una grande passione per il territorio, c'è una grande passione per questo tipo di lavoro e perché riusciamo ad avere un prodotto unico a livello mondiale. Abbiamo concluso il nostro viaggio alla scoperta della vendemmia di un tempo e quella del giorno d'oggi. Io innanzitutto ringrazio Arianna perché mi ha prestato questo fantastico cappello e te lo lascio. Ringrazio lei, ringrazio Sofia, ringrazio anche Angelica. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. A presto! L'attesa presentazione del libro Angele del Focolare, dove sta di casa la felicità, ha animato la serata presso la libreria La Bassanese di Bassano del Grappa. Alla presentazione solo Sara Malneric, a causa di un'indisposizione di Francesca Fiore. Note anche come le popolari blogger di Mamma di Merda, Sara ha comunque condiviso con il pubblico la loro esperienza sulla ricerca della felicità. Angele del Focolare è stato un tentativo di cercare di decostruire un po' questo modello familiare. Noi abbiamo iniziato parlando di maternità e quindi cercando di ribaltare quelli che sono tutti gli stereotipi sulla maternità che ingabbiano le madri, le donne, che poi le fanno sentire inadeguate, che le fanno vivere con il senso di colpa e questa volta abbiamo cercato di andare ancora a monte, siamo partite dalla famiglia, cercando appunto di ricostruire attraverso storie di diverse donne, mentre il primo libro era molto più centrato sulla nostra biografia. In questo secondo libro abbiamo attraversato vite di altre donne che non siamo noi, o che potremmo essere, o magari siamo state o che saremo. Proprio per andare a vedere dove poi casca l'asino, ovvero che cos'è che ci tiene incatenate al focolare oggi. Organizzato in collaborazione con Essere Mamme a Bassano e dintorni, l'evento ha attirato l'attenzione dei fan del duo mamme più famoso dei social media, che hanno avuto l'opportunità di incontrare le autrici e scoprire il nuovo libro edito da Feltrinelli Urrà. Abbiamo cercato di analizzare questa idea di felicità che ci hanno venduto e che noi cerchiamo di rincorrere, però quasi in una maniera inarrivabile, cioè un po' come Sisifo. Sembra che questo obiettivo si sposti sempre, perché c'è, soprattutto per le donne, un'asticella che si alza continuamente. All'aperilibro della libreria La Bassanese, gli autori Nicla Signorelli e Marco Fiorese, fondatori del movimento B4Hit, hanno presentato il loro libro La salute è nelle tue mani,
dove si possono trovare le testimonianze e i risultati del famoso scienziato della nutrizione Colin Campbell. Allora, il libro vuole essere una testimonianza un po' definitiva di quello che è il pensiero, sia del professor Campbell, ma anche quello che noi portiamo qui in Italia come riferimento. Noi rappresentiamo per il professor Campbell il CNS americano, il Center Nutrition Study, la voce ufficiale qui in Italia e in Europa, e quindi una testimonianza di ciò che effettivamente fino ad oggi la scienza può dire a riguardo di una nutrizione sana, una nutrizione che va incontro alla salute, all'arte della salute del corpo, ma anche e soprattutto ciò che noi possiamo fare adesso per allinearci a questa conoscenza, che è una conoscenza antica, perché alla fine va all'interno di quello che è una saggezza del corpo che già agisce, ma che però ha delle capacità, delle conoscenze grazie a quello che oggi la ricerca ha ottenuto, che ci può dare una sorta di cerchio che si chiude. Una conoscenza che raggiunge alcuni livelli sia nella parte della ricerca, ma che poi diventa vita pratica nella vita di tutti. Questo è un po' il nostro compito, quello di far scendere dall'altare della scienza alla vita e cucina di tutti una strategia per stare bene. Vivere più a lungo, sentirsi più giovani, avere più energia, perdere peso e ridurre il rischio di malattie come le cardiopatie e il cancro sono i temi affrontati durante l'incontro e spiegati all'interno del libro. I fini del movimento sono far sapere a più persone possibili questi studi che questo professor Colin Campbell, ha fatto per circa 60 anni della sua vita. Consideriamo che lui ha 90 anni attualmente, e non solo lui, ma centinaia di altri scienziati e ricercatori che in questo momento non vanno a disposizione ad iniziare dall'università agli studi medici. Questi studi non sono così ben visti, ben recepiti, però sono effettivamente una scienza fatta da centinaia di ricercatori e migliaia di ricerche. Quello che ha colpito me quando ho letto questo libro, il suo primo libro, e quello che abbiamo voluto riportare nel nostro libro sono dati statistici, non tanto opinioni da parte di uno scienziato o opinioni nostre, sono dati statistici che vanno veramente a fare 1+1, e la cosa è questa che mi ha colpito, perché io arrivo da temi ingegneristici, non è la salute la mia materia, ma quando ho visto che queste ricerche parlano di 1+1 fa 2, non ci sono più opinioni in merito. È questo che abbiamo voluto dare nel libro, e cose pratiche da mettere subito assieme ogni giorno. Questo è il fatto.
Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia. Un proverbio che conosciamo tutti, ma che riflette un'antica tradizione in cui la santa veniva venerata durante il solstizio d'inverno. Nella tradizione veneta non era Babbo Natale a portare i regali ai bambini buoni, ma San Nicolò, la Befana, oppure Santa Lucia, in groppa al suo asinello. Era usanza, infatti, che la notte di Santa Lucia bambini e adulti lasciassero latte e carote fuori dall'uscio di casa affinché l'animale si rifocillasse durante il viaggio. Una peculiare usanza veronese è la preparazione dei puoti, che vuol dire pupazzi, biscotti a forma di bambini. Una leggenda racconta di una notte di neve, quando una donna misteriosa bussò alla porta di una famiglia povera. Nonostante la loro situazione, la famiglia accolse generosamente la donna, che decise di svelare la ricetta dei puoti. In modo magico, gli ingredienti limitati della casa si moltiplicarono, riempiendo l'ambiente di calore e delizioso profumo. La donna scomparve, ma il giorno dopo la famiglia trovò tanti puoti sufficienti a sfamare un intero villaggio. La storia celebra la generosità e la magia della condivisione, trasformando la povertà in abbondanza e ricordandoci sempre che è bello rinnovarsi, ma senza mai dimenticare le nostre tradizioni. È una mattina d'inverno, la campagna è avvolta da un sottile velo di nebbia. Alberi spogli e campi desolati si perdono all'orizzonte. La nostra meta è una piccola chiesetta medievale, un gioiello nascosto. Siamo ad Ariano nel Polesine, antica stazione di posta romana. La pieve di San Basilio risale al IV secolo d.C. Un misterioso sarcofago di tarda età romana ne custodisce l'ingresso. Il silenzio è quasi palpabile. Le statue, ormai logore, sono segno dell'inevitabile passare del tempo e narrano la venerazione e la devozione di antichi fedeli. La vecchia campana, spettatrice silenziosa di innumerevoli preghiere e cerimonie. La colonna miracolosa, capace di guarire il mal di testa e di far tornare il latte alle neomamme. Sotto di noi, la chiesa antica, il pavimento con alcuni frammenti di mosaico romano, una mola usata come fonte battesimale. San Basilio, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, sospeso tra spiritualità e quiete, un invito a contemplare il sacro e l'inspiegabile che permea il tessuto della sua stessa esistenza.
La Basilica di Santa Maria Assunta, qui ad Adria, è l'edificio sacro più antico di tutta la città e la sua storia abbraccia quasi 2000 anni. Ed è una delle prove più significative della devozione mariana dei cittadini, dei fedeli di Adria. L'edificio questo risale al 1700 e quello precedente era stato costruito qualche secolo d.C. su un tempio che si pensa fosse addirittura pagano. L'appellativo della tomba attribuito alla basilica ha un'origine incerta, forse derivante dalla sua posizione sopraelevata, dal latino ad tumulum, o dall'esistenza di una tomba romana nelle vicinanze dell'edificio antico. Sulla parete ovest è appesa una lapide sepolcrale risalente al I secolo, suggerendo la presenza di una tomba vicina all'edificio, da cui l'appellativo ad tumbam o de tumba. Il campanile ha una storia molto particolare. Non parliamo del campanile moderno, questo che è dietro alle mie spalle, che è opera dello Scarpari e che ricorda vagamente il campanile di San Marco di Venezia. Parliamo di quello più antico. Qui la storia si mischia con la leggenda. Adria era collegata al mare tramite un porto canale e si dice che in epoca romana fu fatto costruire un vero e proprio faro, un avamposto. Il campanile sostituì quel faro utilizzando parte della struttura e l'angolo nord-ovest di quel faro è ancora attaccato alla chiesa. L'interno della chiesa svela opere d'arte e narrazioni sorprendenti. La fonte battesimale, realizzata in marmo, presente nella cappella di sinistra, è un manufatto molto antico. La fonte veniva utilizzata già nel VII secolo, durante l'episcopato del secondo vescovo di Adria, Bono. A destra, la bellissima cappella conserva la scultura della Dormizione o Morte della Madonna. L'artefice di quest'opera, un tempo forse completamente colorata, è ancora incerto. Ogni anno, il 15 di agosto, il giorno dell'Assunzione, alle ore 17 e qualche minuto, un raggio di sole passa attraverso una finestrella e va a colpire direttamente un affresco della prima metà del 1900 che è posto dietro l'altare. Viene illuminata l'immagine della Vergine Maria, a riprova del nome della chiesa, Basilica Santa Maria Assunta.
Adria è da sempre una città di teatri. Un primo teatro lo ritroviamo già in epoca romana. Ovviamente questo teatro non c'è più e si trovava vicino a quello che è l'odierno ospedale civile. Nel 1500 ritroviamo invece una struttura teatrale, una specie di teatro, che ospitò alcune opere di Luigi Grotto, quello che viene chiamato il Cieco d'Adria. Solo nel 1803 invece ritroviamo un vero e proprio primo teatro. Tra la fine dell'Ottocento e la metà del Novecento i teatri furono moltissimi qui ad Adria. Nel 1935, ad opera dello Scarpari, venne inaugurato il Teatro del Littorio, o Teatro del Popolo, quello che oggi conosciamo come Teatro Comunale. Un teatro particolare sorprende per la sua bellezza e singolarità. Costruito e quasi terminato nel 1914, è poi stato aperto e chiuso più volte per essere poi riaperto finalmente nel 1999. Parliamo del Teatro Ferrini, che quest'anno, nel 2024, compie 110 anni. Il Teatro Ferrini è il più piccolo teatro Liberty in Italia e definito da molti una vera e propria bomboniera. Dotato di un'acustica pressoché perfetta, è un teatro a misura d'uomo che scatena 1000 emozioni. Perché fu costruito questo teatro? Sappiamo che tra il IV e il V secolo Adria fu sede vescovile. Piano piano cominciò a perdere questo privilegio a favore di Rovigo. E questo diede vita a una diatriba che durò quasi 1500 anni. L'apice il 7 luglio 1909, quando venne deciso il trasferimento di tutta la curia direttamente a Rovigo. Per comunicare la decisione fu mandato qui il vescovo Pio Tommaso Boggiani, che venne accolto da alcuni facinorosi a sassate e venne ferito. Adria fu interdetta dalla cristianità per 15 giorni. Non poterono celebrare messe né far suonare campane. Se non avesse rispettato questa decisione, questa sentenza, avrebbe rischiato addirittura la scomunica. Adria fu l'ultima città a ricevere l'interdetto dalla Chiesa Cattolica. Per riavvicinare i giovani al cristianesimo, al cattolicesimo, il nuovo vescovo decise di far costruire questo teatro, il Teatro Ferrini, così da far dimenticare questa pesante sentenza. All'interno dell'impianto idrovoro dismesso di Amolara troviamo il Museo Septemmaria o Sette Mari. Così definiva queste zone Plinio il Vecchio, perché ricche di corsi d'acqua e di lagune che conducevano al mare.
La sua ciminiera, alta quasi 50 metri, è riconoscibile da molto lontano. Il delta del Po è un ambiente unico ed estremamente delicato. Tra la natura incontaminata sorgono edifici di pietra con grandi ciminiere, le idrovore. Un'idrovora è un impianto che utilizza pompe per drenare l'acqua da terreni soggetti ad allagamenti. È fondamentale per mantenere le terre agricole fertili, ridurre i danni da inondazioni e garantire la sicurezza idrica nelle aree rurali. Nella sala macchine della vecchia idrovora sono presenti 2 grandi pompe centrifughe, mentre nell'officina di bonifica sono conservati vecchi strumenti per il risanamento delle aree allagate. L'acqua è essenziale per l'ambiente, è essenziale per l'agricoltura, per l'industria e, in fin dei conti, è essenziale per la vita. Questo museo ci ricorda l'importanza dell'acqua, l'importanza delle grandi opere a salvaguardia del territorio e ricordano a tutti noi quanto la gestione dell'acqua deve essere consapevole e sostenibile. La chiesa di San Nicola da Tolentino, in pieno centro, racconta una parte importante, anche se poco conosciuta, del Novecento adriese. La chiesa, chiamata dagli adriesi più semplicemente dei Due Leoni, è diventata monumento ai caduti dopo la Prima Guerra Mondiale. Originaria del 1600, ricostruita nel 1850, trasformata proprio in monumento in ricordo dei caduti della Grande Guerra, su progetto dello Scarpari sempre molto attivo in città, fu inaugurata nel 1931. L'edificio, dall'esterno, è subito riconoscibile. La Vittoria alata, opera di Gaetano Samoggia, di straordinaria bellezza, è alta ben 2,5 metri. Nel portone d'accesso in pietra d'Istria spiccano le parole latine tradotte "essi vivranno". A protezione del sonno dei caduti, 2 leoni in bronzo, anch'essi del Samoggia. Ed è proprio guardando i leoni che un particolare non passa inosservato. È il legame tra Adria e Roma del periodo di Mussolini. Sul basamento di quello di sinistra è incisa una data, anno sesto dell'era fascista, ovvero dal 28 ottobre 1927 al 27 ottobre 1928.
All'interno del monumento un sarcofago datato I secolo a.C., donato direttamente da Mussolini in persona all'adriese Giovanni Marinelli, segretario del Partito Nazionale Fascista. Questa storia della città è spesso dimenticata, forse per paura di evocare spettri di un passato buio. Un passato che ha fatto la storia della città e del mondo e che è possibile non ripetere, solo se ricordato. Giovani in Erba, una trasmissione che parla di giovani in agricoltura e nel turismo. E se anche tu sei un giovane in erba, contattaci e noi verremo a trovarti a visitare la tua attività. La maestosa cattedrale di Adria è la prova della fede millenaria della città ed è uno degli edifici religiosi più grandi del Veneto. Quella che vediamo la possiamo definire la cattedrale nuova. Perché? Perché precedentemente a questa ci furono altre due cattedrali. La prima distrutta attorno all'anno 1000 e la seconda invece consacrata nel 1184. Della cattedrale vecchia non rimane praticamente più nulla, anche se è stata sistemata e ampliata più volte, adesso è andata quasi completamente distrutta, tranne per il Saccello degli Apostoli, che forse avremo occasione di vedere in un altro video. La cattedrale, lunga 70 metri e larga 33, si erge solitaria nel centro storico. Si presenta con un'ampia facciata, rimasta incompiuta. La prima pietra fu posata nel 1776. All'interno troviamo opere d'arte importanti e di pregio, come il gigantesco organo composto da 3000 canne e un bassorilievo copto del VI secolo. È un'antica testimonianza di devozione mariana della città di Adria, chiamata anche Antica Città di Maria. Il campanile è alto quasi 60 metri e risale al 1686, così come è riportato in una frase in latino posta proprio tra le sue pietre. Incastonato tra le sue pietre da secoli, in latino è incisa l'iscrizione: questa sacra torre è stata elevata a gloria di Dio,
Ottimo Massimo e dei santi Pietro e Paolo. Pietro con la chiave ci apporti ogni bene, Paolo con la spada allontani ogni male. Anno 1686. Anche se la cattedrale è intitolata a San Pietro e a San Paolo, in cima al campanile troviamo solo una grande statua di San Pietro. Questa grande statua è la prova della devozione degli adriesi nei confronti del santo e anche la prova della rivalità degli adriesi nei riguardi dei cittadini di Rovigo. Perché? Perché il santo volta le spalle proprio alla città di Rovigo e alla sua chiesa più importante, la Rotonda. Ad Adria, città delle meraviglie, è sempre bello scoprire qualche particolare inaspettato camminando per le vie del centro. Con la professoressa Roberta Marcolongo, esperta di storia locale, mi immergerò oggi nel magnifico mondo delle Ville Liberty. Questa è la via Umberto Maddalena e come puoi vedere in fondo c'è la stazione dei treni. È una via interessante, si è sviluppata circa un secolo fa, da quando questo territorio, prima rurale, è stato acquisito dal comune e qui è sorto un nuovo quartiere. Un quartiere interessante perché se ci guardiamo attorno possiamo vedere delle architetture davvero pregevoli, delle quali anche ad Adria poi ne troviamo altre realtà. Molto bello qui, anche molto tranquillo. Ma quindi prima non era così? E prima non era così, nel 1876 arriva la ferrovia ad Adria, poi si sviluppa la stazione e quindi si collega il sito nevralgico del flusso turistico ferroviario con il centro di Adria. Abbiamo appena lasciato alle nostre spalle Villa Tretti e la zona Castello e guardiamoci ancora attorno, vediamo davvero delle novità interessanti. Perché è così importante? Beh, guarda, qui abbiamo un esempio davvero particolare di architettura in stile Liberty. E il Liberty è quel movimento artistico e filosofico che si sviluppò in Italia, ma anche in Europa, prendendo diversi nomi, perché nasce in Francia come Art Nouveau, ma diventa modernismo in Spagna e stile Liberty o floreale in Italia. È un contesto artistico che riprende gli elementi naturali, le linee sinuose, gli elementi floreali e questi elementi vengono riproposti sia nell'architettura che nelle arti decorative. Ecco, vediamo qui davvero un bel esempio di un villino Liberty di proprietà all'origine di Pietro Baseggio e della moglie Zoe Pregnolato, che gestiva qui vicino un autonoleggio, e vediamo proprio l'impronta architettonica classica con base quadrangolare, la torretta come puoi vedere e poi tutte queste decorazioni che rendono davvero eccezionale la facciata di questa villa con questi rilievi floreali, le semicolonne e anche tutti gli elementi in ferro battuto.
Questo è un bel volume realizzato dagli studenti del liceo Bucchi Galilei che si sono impegnati in un progetto di indagine dello stile Liberty di Adria. Questo capitolo vediamo proprio il villino Liberty Baseggio Radici con gli esterni e quindi anche gli interni davvero particolari, così si vede e si evince anche l'ambiente com'è oggi. E adesso andiamo a vedere altri esempi che ritroviamo lungo questo viale. Qui abbiamo altri 2 esempi dello stile Liberty, Villa Tretti alle nostre spalle, edificata sempre ad inizio Novecento, mentre dall'altra parte villa del dottor Carlo Salvagnini, che è stato anche sindaco di Adria a inizio Novecento e che ha chiesto all'architetto Giambattista Scarpari di realizzare la sua dimora. Tra l'altro, ecco, Giambattista Scarpari è un architetto davvero interessante che ha fatto la storia dell'architettura di Adria, quindi molte ville che vediamo nella città sono prodotte dalla sua mano e dai suoi disegni. Così di questo patrimonio artistico che troviamo nell'architettura adriese, che è lo stile Liberty, abbiamo visto alcuni esempi in questo tratto, in questo luogo, che è un luogo alternativo per conoscere la città di Adria. In questi 6 episodi abbiamo scoperto una città incredibile, ricca di storia e fascino, che ci ha rapiti al primo sguardo e continua a sorprenderci ad ogni visita. Il nostro viaggio ad Adria, città delle meraviglie, continua. Benvenuti a questa nuova puntata di Qua il Buon Veneto, alla scoperta delle meraviglie del Veneto. Siamo nel sestiere di Santa Croce per questa nuova puntata su Venezia. Una Venezia insolita, una Venezia curiosa, una Venezia non turistica.
La chiesa dei Santi Simeone e Giuda, chiamata dai veneziani la chiesa di San Simeon Piccolo, è un edificio religioso appunto di Venezia che si affaccia proprio sul Canal Grande. L'edificio risale al IX secolo, o meglio, queste due famiglie nobili decisero di far costruire questo edificio religioso. Quello che vediamo adesso però risale al 1738. Pensato e costruito dallo zio di Tommaso Temanza, che aveva pensato la chiesa di Santa Maria Maddalena. Il disegnatore e il costruttore di questa chiesa è Giovanni Antonio Scalfarotto. L'edificio è rimasto chiuso per moltissimi anni e solo recentemente è possibile visitarne gli interni e soprattutto i sotterranei. Sotto questa chiesa abbiamo l'unico esempio di catacombe per ora conosciuto di tutta Venezia e con la nostra troupe, armati di candele, siamo andati a visitarle per voi. Beh, non c'è che dire, lascia davvero a bocca aperta. Non perdete la foto della settimana inviataci da Emma dalla provincia di Belluno. Grazie per averci seguito, a presto! Benvenuti ad una nuova puntata di Qua il Buon Veneto, alla scoperta delle meraviglie del Veneto. Oggi siamo in una zona per noi completamente nuova. Oggi siamo finalmente a Belluno.
Belluno nasce, costruita dai Romani, intorno al 200 a.C., anche se in base ai ritrovamenti in questa zona la popolazione cominciò a abitare queste aree quasi 1000 anni prima. Queste zone videro il susseguirsi dei Paleoveneti, i Romani, i Barbari, i Veneziani, gli Austriaci, gli Italiani e entrambe le guerre mondiali. È molto interessante il nome Belluno, sembra che sia di origini celtiche, significa città splendente. Possiamo dire, avevano ragione. La Basilica Cattedrale di San Martino è la chiesa, l'edificio religioso più importante di Belluno. La cattedrale, che è alle mie spalle, fu pensata e costruita inizialmente dal vescovo Felice II intorno al VI secolo. Quella che vediamo adesso però è redatta su un progetto di Tullio Lombardo del 1517. È interessante come la facciata, con mattoni a vista, risulti effettivamente incompiuta, mentre molto particolare di stampo barocco è il portale. Qui all'interno troviamo dipinti ad esempio di Palma il Giovane e di Cesare Vecellio. Cesare Vecellio non è altro che il cugino del celebre Tiziano. Cesare Vecellio nacque nel 1521 e affinò proprio le doti nella bottega tizianesca. Dipinse la pala di San Sebastiano che troviamo qui all'interno. È interessante lo sfondo del dipinto perché ritratta la piazza adiacente a questa chiesa, uno spaccato di vita quotidiano. Dietro alle mie spalle la Porta d'Oiona, una delle 3 porte dell'antica cinta muraria di Belluno che si sono conservate fino ad oggi. La parte interna, chiamata Foro o Porta Mercato, risale al 1289, anche se è stata più volte rimaneggiata, mentre la parte esterna, che vedete adesso, è del 1553. Il nome che conosciamo oggi però non era il nome originale. Questo che conosciamo risale al 1609, dato in onore del vescovo Giorgio Doglioni. Effettivamente ci sarebbe molto altro da dire e da vedere qui a Belluno, la Porta delle Dolomiti e tutte le zone qui vicino, ed è per questo che il nostro viaggio non termina qui. Non perdetevi la foto della settimana inviataci da Michela di Rovigo. Grazie per averci seguito, a presto. Benvenuti a questa nuova puntata di Qual Buon Veneto, alla scoperta delle meraviglie del Veneto. Continua il nostro viaggio nei sentieri della Grande Guerra.
come avete capito siamo di nuovo qui sul Montello. Questi luoghi così carichi di significato ci hanno obbligato a ritornare, perché il nostro viaggio qui non era concluso. Il Montello ha visto così da vicino la prima guerra mondiale, la Grande Guerra, che sembra quasi che la storia qui sia iniziata solo nel 1915. Erano i giorni dal 27 al 29 ottobre del 1918. Qui Vittorio Emanuele III, come ricorda una lapide, una targa posta sul muro della casa colonica qui dietro di me, vide l'inizio dei preparativi della battaglia di Vittorio Veneto. Considerato che sono passati quasi 100 anni, l'osservatorio è davvero ben conservato. Da qui Vittorio Emanuele III, chiamato Sciaboletta per via della sua bassa statura, poté vedere il corso del fiume e il campo d'azione del 22° Corpo di Armata. A Giavera del Montello troviamo un cimitero davvero singolare. Contiene le spoglie di oltre 400 caduti, ma britannici. Il silenzio che c'è qui ci fa molto riflettere. Pensare che queste vittime, come quelle italiane, come quelle austriache, ora non sono altro che un numero. Erano persone sacrificabili in nome di una guerra evitabile, la cui causa forse si è scoperta solo recentemente e che soltanto gli alti poteri conoscevano e che loro ovviamente non potevano conoscere. In cambio del loro sacrificio ebbero soltanto una frase posta su una pietra qui vicino. Il loro nome vive per sempre. Non avete idea di quanto le emozioni che si percepiscono in questi luoghi siano intense e quanto l'atmosfera sia pesante. Non mancate però di vedere questi posti. Sono un monito per tutti quanti. Non dimenticate di vedere la foto della settimana inviataci da Ornella di Marghera. Grazie di averci seguito. A presto. Benvenuti a Qua il Buon Veneto, alla scoperta delle meraviglie del Veneto. Oggi siamo in un'isola della laguna di Venezia. Siamo nell'isola del vetro, Murano. Murano è davvero una piccola Venezia. Abbiamo 9 isolette collegate da ponti e ovviamente non poteva mancare il suo Canal Grande.
E la storia di Murano fu da subito travagliata, però da sempre legata alla Serenissima. Infatti la Serenissima le concesse da subito autonomia e indipendenza. Il massimo splendore di Murano ce l'abbiamo nel 1500, del resto come anche Venezia. Quando parliamo di Murano non possiamo che non parlare del vetro soffiato più famoso del mondo. Eppure fu solo dal 1295 che la Serenissima trasferì qui la produzione e la manipolazione del vetro. Del resto c'era un problema legato alla sicurezza. La maggior parte delle case era costruita con legno e quindi c'era un concreto rischio di incendi. In più, trasferendo qui la produzione, riuscì a preservare i segreti della manipolazione del vetro. È interessante che i mastri vetrai potevano lasciare Murano solo se in possesso di speciali permessi, e se Venezia aveva solo anche il più piccolo sospetto che uno di questi mastri vetrai, una volta abbandonato Venezia, poteva rivelare alcuni dei segreti del vetro soffiato, poteva anche essere ucciso. Ovviamente al giorno d'oggi non è più così, ma i mastri vetrai sono molto gelosi delle loro tecniche. Ecco perché alcune di queste tecniche oggi non potremmo riprenderle. Saremo ospiti della fornace Signoretto Lampadari. Sarà entusiasmante vedere questa antica arte all'opera. La Signoretto Lampadari è un'azienda nata nel 1990, voluta da mio papà Gianni Signoretto, che unendo la sua passione e la voglia dei suoi figli, io, Loris e Thomas, ha voluto appunto creare e portare avanti in proprio questa attività. Chiaramente questo è il nostro mondo, questo è il nostro quotidiano, è una cosa che ormai ci siamo immersi dentro. È una cosa in cui non vai in pensione per queste cose qua. Vedi per esempio il nostro papà che all'età di 70 anni passati ancora tutt'oggi ci tiene ad essere presente, ad essere attivo per quanto può essere nella fase produttiva, anche con la sua ricerca, con il suo modo di pensare, perché il vetro alla fine è vita. In questi 25 anni di lavoro ormai abbiamo avuto negli anni diverse collaborazioni, abbiamo collaborato con tanti designer, architetti, su tutti uno degli ultimi è Philip Lane, che è uno stilista molto famoso che sta aprendo un monobrand in tutto il mondo, e in ogni suo negozio c'è un nostro lampadario con la sua caratteristica dei teschi che utilizza. E nel 2014 poi abbiamo fatto anche una donazione al Museo Hermitage di 7 lampadari che sono andati ad arredare un'ala del Salone Nuova che avevano appena inaugurato. Il vetro per noi è una passione, non è solo un lavoro, una cosa da fare, è una cosa che ti viene tramandata chiaramente dalla famiglia, in questo caso da nostro papà e nostra mamma, che fin da giovani hanno calcato le fornaci qui di Murano, e quindi lo vedi con un'altra ottica, con un altro modo di vedere, non è una cosa che devi fare, ma una cosa che ti senti di fare. Mio padre tante volte prende spunto dalla natura, da quello che vede intorno a lui. Ha visto un melograno che aveva nel suo giardino e a distanza di un paio di giorni l'aveva già fatto uguale, identico, che non si riusciva a capire qual era quello fatto dalla natura e qual era quello fatto da lui. Il vetro di Murano è un'arte più che un artigianato. E rimaniamo sempre a bocca aperta a vedere tanta maestria. Non perdete la foto della settimana inviataci da Vittoria, che con i suoi peluche immortala dei luoghi caratteristici della nostra bella Italia. Grazie per averci seguito, a presto!
Nella florida ed estesa pianura del Polesine, le acque scorrono lente e placide. Nel delta del Po, vasto e selvaggio, sotto un cielo ora azzurro, ora grigio, con il sole o con la pioggia, la natura danza senza posa. Questa terra così unica e ospitale è troppo spesso dimenticata, ignorata. Le sue città, ricche di storia e opere d'arte, fanno parte del nostro passato e hanno ancora tanto da raccontare. Viaggiate con noi alla scoperta del Delta e della sua antica capitale, Loreo. Loreo è un borgo fluviale dalle origini molto antiche. Anche se la città adesso conta non più di 3.000 abitanti, in passato questa era una delle più grandi del Polesine. Era la capitale del delta del Po. La città si trovava vicino al mare Adriatico e vicino a vie di navigazione, quelle fluviali, molto importanti, non solo dal punto di vista militare, ma anche dal punto di vista proprio commerciale, come snodo commerciale. E i primi insediamenti qui li abbiamo intorno al 200 a.C., sono insediamenti romani. Nel 1200 Loreo viene ceduta da Ottone III di Sassonia alla Serenissima. Nel 1094 è la Serenissima a dare maggiore autonomia a questa città in cambio appunto di un aiuto dal punto di vista militare. Possiamo dire che questa città, oltre ad essere molto importante adesso, lo era senz'altro anche in passato. La storia di Loreo fu da sempre legata a Venezia, alla Serenissima. L'impronta veneziana è chiaramente visibile nelle architetture, negli edifici, nei colori e nelle numerose calli. Il canale al centro è un vero e proprio richiamo a Venezia. Affacciato su Piazza Longhena, il Duomo di Loreo è sorprendente per le sue dimensioni, ma anche per i suoi interni, i dipinti e le opere d'arte che troviamo al suo interno. La piazza deve il suo nome al celebre architetto Baldassare Longhena, che oltre ad aver disegnato la facciata di questo Duomo, ha anche disegnato altri edifici, questa volta a Venezia, come ad esempio la Chiesa della Salute. Baldassare Longhena fu un architetto veramente enigmatico, il che rende questo Duomo ancora più affascinante. All'interno troviamo opere di assoluto valore e bellezza,
Miracolo della Beata Vergine, opera di Pietro Damini, artista del 1592, abile ad imitare lo stile del Tiziano. L'Adorazione dei Pastori di Antonio Bassilacchi, pupillo del Veronese, famoso per i suoi dipinti nel Palazzo Ducale. L'Altare Maggiore in stile barocco, opera di Antonio Tarsia. Le statue di San Pietro e San Paolo, opera di Giuseppe Torretti, primo maestro di Antonio Canova. Subito a fianco al Duomo di Loreo troviamo l'oratorio della Confraternita della Santissima Trinità, eretto nel 1613 proprio per dare una sede alla confraternita. L'edificio è molto semplice, ma all'interno è impreziosito da un altare in marmo di Brusomini Naccari e un dipinto del Campagnola, istruito presso la bottega del Tiziano. La scuola dei flagellanti della Santissima Trinità di Loreo nasce nel 1608, è tuttora attiva ed è una delle confraternite più antiche tuttora esistenti in Veneto. La solennità più importante è la Santissima Trinità, quando allo scoccare della mezzanotte i confratelli si radunano all'interno dell'oratorio per accogliere i nuovi iscritti e poi si snodano in una processione che raggiunge la chiesa del Pilastro. La chiesa della Beata Vergine del Pilastro, una delle più antiche del Polesine, è un piccolo gioiello inesplorato. La chiesa è la testimonianza di una tradizione molto sentita. Si racconta che, un giorno, sarebbe arrivata nel porto di Loreo una signora chiedendo un passaggio per Cremona. La signora fu allontanata in malo modo dal primo capobarca, ma venne accolta con benevolenza dal secondo. Durante la notte, mentre le due imbarcazioni risalivano il fiume Po verso Cremona, scoppiò una bufera. La prima imbarcazione si capovolse e fu inghiottita dall'acqua. L'altra raggiunse sana e salva il porto cremonese. Sorpresi della cosa, i rematori scesero sotto coperta a cercare la signora, che era scomparsa. Pensando di aver trasportato la Vergine Maria, al loro ritorno edificarono un oratorio, la Madonna del Pilastro. Alle mie spalle il canale di Loreo con la torre dell'orologio, caratteristica di molte città venete e anche in Istria le possiamo ritrovare. Il canale di Loreo scavato nel 1224, la torre edificata circa nella seconda metà del 1600. Tuttavia c'è una iscrizione nel lato nord della torre
che riporta la data 1553. La cosa quindi meritava un approfondimento. Tra l'altro poi si tratta di uno stemma, doppio stemma, unito da una croce, quindi da un legame molto importante tra la famiglia Foscarini, dove c'è il stemma rappresentato dalle 6 losanghe, e il castello di Loreo. Quindi il 1553 in una torre di circa 100 anni dopo. La cosa meritava di essere approfondita. L'approfondimento ci ha portato a individuare la presenza della famiglia Foscarini nella persona di Ettore Foscarini, che risulta uno dei Foscarini non censiti nell'albero genealogico, quindi si tratta o di un Foscarini legittimo oppure di un Foscarini in cui si è persa la memoria. L'abbiamo ritrovato nell'Archivio di Stato di Venezia, che la figlia nel 1600 circa aveva delle proprietà proprio qua a Loreo, quindi il legame tra i Foscarini e Loreo è rimasto successivamente poi con la figlia dei Foscarini. In questa importantissima iscrizione che lega Loreo ai Foscarini troviamo 3 righe che sono state obliterate e risulta proprio in quel periodo che i veneziani facevano togliere dagli edifici pubblici tutte le iscrizioni che avessero una qualche, celebrazione della famiglia stessa, per cui è stata tolta dal municipio e inserita in un edificio più anonimo, rispetto al pubblico e riferimento di Loreo, che è la Torre dell'Orologio. Qual è l'origine del toponimo Loreo? Loreo, da Lauretum, terra di Lauri, di Allori, così veniva descritto da Plinio il Vecchio 2000 anni fa, in quanto questo territorio sorge sul cordone di una duna fossile e lungo questo tratto ritroviamo via Popiglia. Ed è proprio lungo la via Popiglia, voluta nel 132 a.C. da Popilio Lenate, che si sviluppano una serie di mansio dove i romani nei loro lunghi percorsi e lunghi tragitti si fermavano e riposavano. Lungo queste mansio, da San Basilio verso Adria e ancora lungo la via costiera, ne troviamo diverse e tra queste c'è anche Loreo. Ed è proprio nel paesaggio rurale di Loreo che troviamo questo sito archeologico molto interessante che è Corte Cavanella, un sito che è stato studiato tra il 1981 e il 1990 dalla Sovrintendenza dei Beni Archeologici della Regione Veneto. L'Antiquarium è il museo che è stato inaugurato a Loreo nel 2004 ed è il luogo che ospita una parte dei reperti archeologici trovati appunto a Corte Cavanella. Tra i reperti interessanti di Corte Cavanella troviamo questo esempio di questa maschera teatrale di epoca romana. È una maschera antropomorfa che si usava nelle rappresentazioni teatrali. Meraviglia, serenità, felicità, speranza e gratitudine. Ogni sentimento, ogni emozione hanno un colore e qui possiamo vederli tutti. A pochi minuti da Loreo, la bellezza del paesaggio ci ricorda qual è il nostro posto in questo mondo.
Polesine, con la sua bellezza, produttività e importanza, è un territorio fragile che deve essere protetto. Per proteggerlo deve essere mantenuto all'asciutto. Tra la natura incontaminata, qua e là, sorgono edifici di pietra con grandi ciminiere. Sono le idrovore. Il Museo Septem Maria o Sette Mari ricorda quanto l'acqua sia una risorsa indispensabile. Le idrovore, infatti, sono macchine utilizzate per il pompaggio dell'acqua e consentono di rimuoverne rapidamente grandi quantità dalle aree soggette ad allagamenti. Le idrovore sono utilizzate in una vasta gamma di contesti, come ad esempio nelle opere di bonifica del territorio. L'officina della bonifica, con attrezzi e macchinari, ci riporta indietro nel tempo. Un tempo di lavoratori instancabili, un tempo che ha plasmato il nostro presente, un tempo di grandi opere e pochi mezzi. Gli abitanti del delta sono da sempre legati al fiume Po. Ed è proprio il fiume che ha permesso a queste terre di abbondare di argilla, adoperata per la creazione di piccoli giochi e strumenti musicali. A Grillara, il Museo Laboratorio dell'Ocarina tiene viva la tradizione, la storia e la musica di Idelmo Fecchio, chiamato quello delle ocarine. Sono Benvenuto Fecchio, sono rappresentante insieme alla famiglia di questo museo che si chiama L'Ocarina ed è un museo che parla soprattutto della creazione, praticamente la terra che si trasforma in creazione e poi possiamo ascoltare anche la voce dei nostri prodotti. Il particolare delle nostre modellazioni viene praticamente ricavata la materia prima dall'argilla che ha portato il Po. Oggi nei nostri campi non si vede l'acqua del Po, ma una volta passava e attraverso i trasporti dell'acqua ha lasciato tutti i depositi argillosi e quindi oggi io li sfrutto per poter modellare. L'ocarina praticamente è una creazione sonora che può essere tipo questo animaletto che attraverso la trasformazione si possono ricavare due suoni, ma è anche strumento musicale vero e proprio. Ci sono delle forme, assomigliano un po' a una carota tutta bucata, soffiando dentro emettono tante belle note, quindi si possono fare melodie. Porto avanti anche una caratteristica importante che fa parte della tradizione della nostra famiglia. Praticamente do ancora voce e anima a Idelmo, che era il mio papà, è colui che all'età di 10 anni nel 1920 iniziò a trasformare la terra in sogno, in musica, in creazione.
io e il resto della famiglia ci siamo avvicinati alla sua passione e abbiamo continuato insieme a lui a creare, a divulgare. Addirittura abbiamo creato un piccolo museo per poter ospitare tante persone, turisti, scuole, per trasmettere la nostra passione. Sono molti i paesi che cercano di portare avanti le proprie tradizioni. Possiamo dire che Loreo è la patria del pan biscotto, del pan bussolà. Passeggiando fra le vie o fra le calli si sente ancora il profumo del pane, così come da tradizione contadina. Il profumo è piacevole, invitante, che ti fa sentire a casa. In passato c'erano molti forni in paese, al momento ne è rimasto soltanto uno, ma che porta avanti con orgoglio questa antica e importante tradizione. Ci troviamo all'interno del Teatro Zago, struttura aperta nell'ultimo decennio del 1800, riadattando inizialmente l'antica chiesa intitolata ai Santi Pietro e Monica, da cui il nome della piazza antistante. Questa struttura inizia fin da subito ad accogliere delle opere teatrali molto importanti, tra cui un acclamato Amleto alla fine dell'Ottocento, tanto da venir ricordato sui giornali dell'epoca, e quindi si rende necessario un primo restauro già nel 1913, secondo gli stili artistici del momento, quindi lo stile Liberty. Il teatro è intitolato ad Emilio Zago poiché qui a Loreo vi fu una delle sue primissime apparizioni in giovane età. Emilio Zago era un attore di quelli che si definivano all'epoca un guitto, cioè uno di quegli attori che giravano teatro per teatro con queste grandi compagnie quasi zingaresche. Era celebre per rappresentare i personaggi goldoniani, per avere una mimica molto coinvolgente. Infatti non era una persona di sicuro che brillava per aspetto fisico, ma riusciva ad incantare chi aveva davanti con il suo carisma.
Dietro di me ci sono le carceri, ex carceri del comune di Loreo, che adesso sono adibite a biblioteca comunale. La biblioteca è un edificio storico risalente ai primi del 1500 che veniva appunto utilizzato come carceri perché a fianco c'era l'edificio del tribunale del Podestà della Serenissima. Il pavimento pendente, i mattoni a vista, i vecchi chiavistelli, i numeri sopra le porte delle celle. Non è difficile immaginare i detenuti qui rinchiusi, ad esempio nella cella numero 4, l'ultima rimasta, dove è ancora possibile vedere varie iscrizioni e il gioco della tria. L'edificio attualmente ospita la biblioteca comunale, ma è stato carcere ufficialmente fino a poco tempo fa, quindi fino agli anni 50 proprio del Novecento. Essendo un edificio legato appunto alla Repubblica Serenissima, era architettonicamente strutturato come gli edifici storici di Venezia e della Repubblica Serenissima appunto. Infatti è legato proprio architettonicamente da un ponte che unisce la biblioteca attuale, quindi le ex carceri, all'edificio del tribunale che attualmente è l'edificio comunale, quindi il municipio, proprio come il Ponte dei Sospiri a Venezia. Una villa veneta per il suo stile artistico, una villa rustica perché immersa nelle campagne polesane e casa padronale, Villa Zanchi Vianelli. Villa Zanchi Vianelli si trova fuori dal centro storico di Loreo. È un complesso agricolo abbastanza ampio che comprende l'abitazione e anche una piccola chiesetta. Sorge praticamente davanti al canale di Loreo, che permetteva di mettere in comunicazione l'Adige con il Po tramite il Canal Bianco. Questo è un capolavoro ormai destinato a scomparire, un po' come tutto il mobilio che c'era all'interno, gli arredi che sono stati trafugati dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale o i dipinti che trovavamo all'interno, ormai persi per sempre. L'edificio fu fatto costruire dalla famiglia Zanchi nella metà del Settecento. Sulla facciata è possibile notare lo stemma di famiglia. I due volti sulla facciata sono il condottiero Bartolomeo Colleoni, bergamasco come gli Zanchi, e a destra Francesco Sforza di Milano. La Conca a Tornova nel passato era una vera e propria dogana. Attraversando questo avamposto era possibile navigare dall'Adige e attraverso il canale di Loreo fino al Canal Bianco per approdare sul grande fiume Po. La stele è la testimonianza di quanto fossero importanti le vie d'acqua e non era altro che il listino per poter usufruire di questo passaggio. Riguardo la lapide di Tornova, anche a Camanella d'Adige si trovava una lapide simile, probabilmente accorpata alle strutture delle vecchie conche fluviali che passavano al centro del paese. Dovrebbe trovarsi ancora oggi al Museo Civico di Chioggia, in forma ovviamente frammentata in quanto è stata recuperata a pezzi. Tuttavia la lapide che si vede oggi sull'argine dell'Adige è stata recuperata negli anni 90 e non ha nessun tipo di attinenza con la lapide che si vede a Tornova, sebbene sia sempre di origine veneziana
e sia del 1785. Riguardo la lapide qui presente a Cavanella d'Adige, scrisse Alberto Rizzi nel 1994. Cavanella d'Adige, in corrispondenza della piazza Baldine Mantovan, su stele, Leone Marciano sedente, 1785. Iconograficamente, il raro leone è affine ad un'incisione settecentesca alla Biblioteca Marciana. Vi è scritto 1785, sopra la Comune del Mare, Once 41. Segue al centro della stele numerazione da 41 a 13. Provenienza. La stele si trovava rovesciata sull'argine sinistro dell'Adige, in località Cazzadra, a circa 4 km a valle di Cavanella d'Adige, ed era posta poco al di sopra del livello medio dell'acqua. In seguito a lavori di rialzamento dell'argine, fu rinvenuta nel luglio 1991 dagli operai di un cantiere e quindi recuperata dal gruppo di canoisti di Cavanella d'Adige, il quale provvide a proprie spese a sistemarla sull'attuale ubicazione. L'esatta ubicazione della stele, che attualmente si trova sull'argine a Cavanella d'Adige, mi è stata segnalata dal dottor Riccardo Bonomo e si è sempre trovata nel luogo in cui è stata trovata anche nel 1991. Infatti in questa mappa del 1786, quindi l'anno successivo alla costruzione della stele, è possibile vederla nella sua posizione originaria e si tratta di una mappa del Polesine. Infatti sull'indicazione cerchiata in rosso vi è scritto, su cui è marcata sopra la Comune del Mare, che è l'indicazione che si trova nella stele qui presente. La natura incontaminata del Polesine lascia senza parole. I suoi colori e i suoi profumi riempiono il cuore e l'anima. Queste terre che hanno visto così tante persone e così tanta storia sono come un libro, una finestra sul passato, da leggere, da studiare e non dimenticare. Antichi mestieri e affascinanti tradizioni ci ricordano quando l'uomo viveva il proprio territorio, viveva del proprio ingegno, viveva nello stare insieme. Questi luoghi sono da vedere, sono da vivere, sono da tenere stretti. Il Polesine, con la sua antica capitale, Loreo, sono un vero e proprio scrigno. Aprendolo scopriamo davvero tesori inestimabili. Tutte cose che dobbiamo vedere e tutte cose che dobbiamo vivere. Ve lo assicuriamo, ne vale la pena. Chiedo scusa, pensavo a una domanda per quello. Come Adige ha scritto Alberto Rizzi sulla rivista Chioggia nel... mi sono fregato. È scritto la Comune del Mare, sopra la Comune del Mare, e mi sono fregato da solo. La cosa o al castello di Loreo oppure... Loreo, terra di Laureto, no, guarda. Loreo, terra, no, voluta da Publio, è quella.
pubblico ospita una parte dei reperti archeologici. Perso subito. Gli Zanchi o Zanchi Vianelli, mi ricordo già più. Zona padronale, l'edificio, l'abitazione, ma anche che adesso la rifaccio subito. Ed è tutt'oggi il profumo del pane. Ci siamo trovati qui, in questa città incantata e unica. Abbiamo visto il sole sbucare quando meno ce l'aspettavamo. Abbiamo sentito la brezza sul viso. Ci siamo fatti avvolgere dall'atmosfera marinara della città. Abbiamo passato una giornata insieme, diversa dal solito. Chioggia. Una giornata tra amici. Siamo partiti da qui. Il mercato del pesce cittadino è tappa irrinunciabile per chiunque voglia conoscere l'anima di Chioggia. È uno dei pesci più belli, visto appunto il colore che hanno, le striature sono fantastiche. Che bellezza. Scarpa scrisse Venezia è un pesce. Molti altri dicono che Chioggia sia una grande lisca. La città profuma di mare in ogni suo scorcio, angolo e anfratto. Vi raccontiamo un po' di noi. Ci siamo conosciuti grazie a Instagram e abbiamo subito fatto amicizia. Ci piace ridere, scherzare, farci incantare dai paesaggi veneti. E mangiare. Quanto ci piace mangiare. Polpette, saor, cicchetti e prosecco. Ecco, vi raccomando di fare una bella passeggiata lungo il corso, andare per la Riva Vena, arrivando a Vigo, se dite di andare da Vigo a Santa Maria, con teme la vostra, che la mia si finia. Passeggiando tra Calli e Campielli si possono fare incontri inaspettati. Passando per Ponte Zitelle abbiamo trovato Roberto Carisi, all'opera nel suo cantiere all'aperto. Questa qua sarebbe una vivarasera. Un peschereccio, sì. Vivarasera. Vivarasera, bisogna tradurre, vongole, vongole e veraci. Tutto soffiante, va in acqua, la tirano, dopo il tamiso, vedi, c'è il tamiso,
Quindi è più basso, Piatta, come stile di barca, fondo piatto, è sì. meno paffuto del bragosso davanti al mare, vedi che è diverso. Ecco. Il timone vedi che è diverso, è più corto per andare sulle secche, sulle secche. perché se vai su quella sulla secca lo rompi, si incastra. Se è più lungo, la spina è uguale. Questo se è più largo, più governabile sulle basse maree. Dopo c'è tutti i trucchi che c'è il pescatore. Esatto. Dopo che c'è quello col masterin, che si apre il masterin, che non vedo perché va, uno lo dà via, e c'è un palettino con una bacinella, si apriva. Lui quando c'è in laguna, se c'è il mondo del vento, un pelino di acqua e bilanciava la barca. Secondo quanto vento, perché c'era per lo stato poi la barca secca così, bilanciava la barca. Quindi la bacinella? Sì, il masterino c'è il masterino. Un vero appassionato della sua città è Fabio Casson, che non perde un attimo per farci conoscere curiosità e aneddoti su questo borgo. Era completamente invaso da piante selvatiche, non c'era niente, non c'erano questi percorsi, non c'erano queste opere d'arte che sono realizzate da quel signore che è là dietro, il signor Antonello. Io vi invito a scoprirlo, andare a farvi un giretto perché veramente è eccezionale. Questo è il leone che fa di stemma la nostra città. È un leone rosso sul campo d'argento. Clodio, insieme a Antenore e Aquilio, scappati da Troia, appunto perché erano combattenti troiani, arrivarono in Alto Adriatico. Si divisero, appunto, uno fondò Chioggia, Clodio, Antenore fondò Padova e Aquilio fondò Aquileia. E appunto Clodio, quando arrivò qui, volle portarsi qualcosa della sua città e si dice che questo non sia altro che lo stemma della città di Troia. Scriveva Giovanni Comisso, tenebrosa e solare, drammatica e felice, passionale e serena, come le grandi tele dei maggiori pittori della scuola veneta, che sembra abbiano tinto qui le loro ispirazioni. Concludiamo la passeggiata con l'incantevole vista del Ponte Vigo e della laguna, romantico balcone dove le acque placide sembrano sospese nel tempo. Nei primi secoli del cristianesimo, molti sono i martiri che si possono riconoscere sotto il nome di Vittore. Ma tra questa moltitudine di omonimi risalta una sola coppia di santi chiamati Vittore e Corona. Secondo la fonte greca, in Siria, al tempo della persecuzione dell'imperatore Antonino Pio, un soldato dell'esercito romano di nome Vittore abbracciò il credo cristiano. Il prezzo della sua conversione fu la morte per decapitazione, a seguito di terribili torture.
Durante la prigionia conobbe Corona, una giovane cristiana di nemmeno 16 anni, vedova di un compagno d'armi di Vittore, che cercò di confortarlo. Lo invitò a resistere, a non temere la morte, a perdonare i propri nemici. Anch'essa venne arrestata e di seguito condannata con sommario processo alla morte per squartamento. Leggendo queste storie ed osservandone i dipinti che le raccontano, possono sembrarci favole o fatti molto lontani, accaduti in epoche buie, incivili. E ci ritroviamo a pensare che i nostri giorni forse non accadrebbero. Ma ci sfugge un dettaglio importante, una riflessione profonda. Queste persone erano come noi, avevano degli ideali, amavano, soffrivano e volevano vivere. Per quello che furono, per ciò che hanno rappresentato e rappresentano, meritano ed è giusto che vengano ricordati. Enigo, il sentiero degli dei. Un itinerario che porta a primitivi luoghi di culto. Un cerchio di carpini, un frassino e 12 querce erano un portale energetico che veniva usato per antichi rituali. Alcune leggende legate a questi luoghi, soprattutto al vicino bosco del Geghe, parlano di una creatura sfuggente, vestita di rosso, il Sanguanello. Il piccolo folletto rosso che vive tra grandi abeti, seppur di animo buono, è famoso per gli scherzi che ama fare agli umani. Uno su tutti, quello di far smarrire la via del ritorno a chiunque calpesti le sue impronte. Chiamato anche Mazzariol o Salvanel, è conosciuto in tutte le Dolomiti e fino a Venezia. Si diceva che avesse la capacità di far sparire il ricordo di casa e dei parenti dalla memoria di chi incontrava e che non bisognava mai sciogliere ciò che univa, che fossero trecce alle criniere dei cavalli o nodi su corde e tessuti. Come la maggior parte delle creature dei boschi, venne inserito tra i diavoli dopo la cristianizzazione delle valli, assumendo caratteristiche molto più negative e malvagie.
Oggi, tra il lavoro, le 1000 faccende e la tecnologia a intrattenerci, non è facile credere a queste storie. Alcuni però, passeggiando per queste valli senza un preciso percorso, dicono di aver intravisto la punta di un cappello rosso o uno sguardo ammiccante tra le foglie. Allacciati la cintura. Cic cic. Vum 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 vum. Vum vum vum. Vum 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 vum. Vum vum. Vum. Frena! Volevi investirmi? Tanto è solo un gioco. Il Ponte del Diavolo a Torcello, l'unico insieme al Ponte Chiodo a Venezia a non possedere il parapetto. Forse pochi conoscono la leggenda che dietro ad esso si cela. Una ragazza veneziana dell'alta società, innamorata di un ufficiale austriaco. Un amore proibito, perché gli austriaci erano il nemico che soggiogava la Serenissima. La fanciulla venne esiliata fuori Venezia, il poverino invece fu ucciso a pugnalate. La veneziana, sconvolta, contattò una strega, che a sua volta contattò il diavolo in persona. Lui avrebbe fatto ricomparire il ragazzo austriaco in cambio di un'ampolla con dentro le anime di 7 bambini nati morti mai battezzati. I 3 si diedero appuntamento sul ponte la notte della vigilia di Natale. La strega chiamò il diavolo, che apparve insieme al giovane austriaco, il quale molto velocemente prese la sua amata e scomparve con lei. Di loro non si seppe mai più nulla. Ora era il momento dello scambio, e qui la leggenda cambia in base a chi la racconta. Alcuni dicono che la strega morì in un incendio provocato dalle sue magie. Altri dicono che la strega fu uccisa da un uomo che aveva assistito alla scena e che temeva per le anime dei 7 bambini. Fatto sta che il diavolo finì per non avere nulla in mano. Così appare sul ponte ogni vigilia di Natale, sotto forma di gatto nero, ad aspettare inutilmente che la strega paghi il suo debito.
Belluno è una città di fontane e in ogni piazza se ne può ammirare una. Sono fontane per così dire irrequiete, perché spesso è stata cambiata la loro posizione. Questo è accaduto soprattutto a quella di San Gioatà, il patrono di Belluno. In un antico dipinto la si vede nella parte meridionale della piazza con un pozzo a farle compagnia. La fontana di San Gioatà è una delle più antiche insieme a quella di San Lucano, in piazza Mercato o delle Erbe, più vecchia di quasi 100 anni. Secondo la leggenda, Gioatà era un soldato romano del III secolo che subì il martirio della ruota. Poiché aveva preteso di far ruotare il sole a suo piacimento, fu legato a una botte e fatto rotolare lungo il pendio di una collina, ma lo strumento del suo martirio si ruppe senza che lui ne riportasse alcun danno. Così fu fatto decapitare, ma la sua testa mozzata non cadde, iniziò a roteare, a divenire luminosa e infine scomparve nel cielo. Si dice che il nome Belluno derivi da bel, che significa brillante, luminoso, proprio come il sole, proprio come la testa di San Gioatà. Questo itinerario inizia dai giardini napoleonici, più noti come giardini della Biennale.
Dopo un piacevole giro lungo la riva e tra i giardini profumati, ci avviamo verso la chiesa di San Giuseppe di Castello, passando accanto al magnifico arco del San Micheli, ultimo resto della chiesa di Sant'Antonio Abate, ora demolita. Come descritto nella guida corto sconto, ci avviamo verso Campo Sant'Iseppo. Come faccio? Perché io come faccio a pagare 60 euro se non ho le bollettine? Guarda, sai, posso fare un'altra. Non è detto, non ti dai le cose, ti mette dopo. No, io quello che possiamo non è così questi numero e stanno che sono loro e hanno paura che vada da Una piccola deviazione ci consente di ammirare uno scorcio inaspettato. Ritornati al nostro itinerario, troviamo la chiesa di San Giuseppe di Castello, che appartenne prima alle monache agostiniane e poi alle salesiane. Lasciata questa chiesa, attraversiamo il ponte e prima di arrivare in fondo a Secco Marina, troveremo una vecchia corte con un altarino.
proseguiamo per Seccomarina e arriviamo fino in fondo. Alla nostra destra, Calle delle Furlane, con le caratteristiche costruzioni povere del Seicento, in tutto simili a quelle tipiche del Friuli. Le friulane dell'epoca, taverniere, lavandaie, bali e cameriere, introdussero il ballo della furlana, che si diffuse con grande seguito popolare nel sestiere di Castello. Proseguendo, sbucheremo in fondamenta Sant'Anna. Prendendo a destra arriveremo al ponte di Quintavalle, che ci collega con l'isola di San Pietro di Castello. Da questo lungo ponte di legno si gode di una vista veramente incantevole e assolutamente poco turistica. Il panorama comprende vecchi cantieri con innumerevoli imbarcazioni legate lungo le rive, il campanile storto della Basilica di San Pietro, l'antica cattedrale di Venezia e in lontananza, sulla sinistra, le mura e una delle torri dell'Arsenale.
notare l'imponenza della cupola, che è alta ben 54 metri, cioè solo 4 metri in meno dell'omonimo e ben più famoso cupolone di Michelangelo a Roma. A questo punto attraversiamo il ponte di ferro e la Calle Larga. Grazie. Niente, Anni, buona giornata. Prendiamo a sinistra e attraversiamo il campo Ruga. Raggiungeremo così uno dei quartieri più caratteristici della città, dove si respira un'aria di altri tempi. Qui troveremo il sottoportico Zurlin, il più basso della città. L'alchimia ha guidato l'uomo attraverso i secoli. Fu il fondamento della scienza moderna, unendo fisica, chimica, medicina e non per ultima l'arte. Sono poche le cose al mondo che racchiudono così tanto fascino quanto l'alchimia. Sarà che questa dottrina, questa filosofia si perde nella notte dei tempi, o perché ci sono tante leggende o dicerie in merito. Quel che è certo è che tutti vogliamo saperne di più. Del resto l'alchimia si fonde indissolubilmente con la cultura e l'evoluzione dell'uomo e nel corso del tempo ha continuato a mutare e rigenerarsi, a far mutare e rigenerare. La maggior parte degli ordini religiosi del Medioevo e del Rinascimento consideravano l'alchimia come l'arte dello Spirito Santo o l'arte reale della creazione divina del mondo e dell'uomo. I seguaci dell'alchimia la consideravano sostanzialmente di due tipi. L'alchimia spirituale, legata proprio all'illuminazione, al progredire dell'animo e della coscienza, a raffinare se stessi rispetto al mondo, e l'alchimia in laboratorio o via dei filosofi, che era la purificazione di elementi poco nobili in elementi nobili, come ad esempio l'oro o l'argento. Nel XVI secolo Venezia pullulava di autentici alchimisti. Il sapere alchemico, anche se di difficile accesso,
non era precluso alle donne. La simbologia alchemica, infatti, era permeata di femminilità e le alchimiste diedero un fondamentale contributo alla scienza del passato e del presente. Esplorarono le proprietà curative delle piante, fabbricarono medicamenti, balsami e profumi. Non tutti usarono l'alchimia in modo corretto. Ad esempio, Giuseppe Marini, nel suo libro Tesoro alchimistico del 1664, disse che aveva adoperato l'alchimia per scopi materiali e per colpa di questo aveva perso tutti gli amici e i parenti. Tutti coloro che usavano l'alchimia in modo non corretto non erano alchimisti, erano solo dei ciarlatani. Il socinianesimo nasce come dottrina religiosa grazie a Lelio e Fausto Sozzini nel 1500 e si basa sull'interpretazione razionale delle scritture e dice che la vita va vissuta grazie ai doni di Dio, che sono la ragione, l'amore, la coscienza, il libero arbitrio e l'esempio di Cristo. È facile intuire come vennero subito presi di mira dall'Inquisizione e non solo per le loro posizioni eretiche. Ad esempio Cornelio fu più volte processato anche perché esperto conoscitore dell'alchimia e alla fine giustiziato, così come il suo amico e compagno di studi Claude Banier, alias Textor, alchimista savoiardo, giustiziato per annegamento nel canale degli orfani vicino all'isola di Santo Spirito. Intimo amico del Palladio e del Veronese, Iseppo da Porto, nobile vicentino del 1500, fu uno dei tanti nobili che accolse il calvinismo grazie a Fulvio Pellegrino Morato, conosciuto poi per il suo famoso libro sul significato dei colori. Umanista arguto e istruito, il Morato non fu forse alchimista di nome, ma sicuramente lo fu nello spirito, e durante tutta la sua vita si contornò di noti, importanti alchimisti.
Siamo in una delle due stanze del piano terra, cioè del piano della Nigredo, della casa dell'alchimista, che è un edificio costruito nel Cinquecento. Da un alchimista perché ce lo dice la facciata. Questa è la casa come si presentava nel 1930. Sulla chiave di volta dell'arco centrale abbiamo una testa scolpita e sullo sfondo una conchiglia. La testa scolpita è quella di Mercurio e la conchiglia è il simbolo di San Giacomo del Compostela, che è il protettore, guarda caso, degli alchimisti. Nella parte centrale della casa abbiamo queste sculture. Quello che è rimasto di questi bassorilievi scolpiti sulla pietra rossa del Nevegal, che stanno a simboleggiare l'albero della vita e le viti. Un importante simbolo alchemico lo troviamo anche sopra la finestra centrale dell'ultimo piano della Rubedo. Questa testa è la testa dell'alchimia. Oltre a questa ce ne sono due laterali. Ecco, questo è il simbolismo più importante che si può osservare nella facciata. In questa sovrapposizione di immagine abbiamo i riferimenti per quello che rimane, che spiegano quello che è rimasto purtroppo poco delle originali sculture che stavano sotto alle finestre del piano dell'albedo. Qui vediamo il grappolo d'uva e dall'altra parte il grappolo d'uva, qui Ermete, il dio messaggero, e Mercurio con nelle due mani i due caducei. Siamo nel secondo piano, che corrisponde alla seconda fase della trasmutazione, il piano bianco, il piano dell'albedo. E in questo secondo livello, nell'alchimia, avviene il processo di pulizia del piombo per farlo diventare oro e pulizia del nostro animo per far emergere quello che noi abbiamo di più bello da valorizzare socialmente e umanamente. Infatti gli alchimisti cercavano l'elisir di lunga vita, ma lavoravano su un doppio binario, la pulizia del mondo e la pulizia dalle malattie. Quindi cercavano di eliminare la miseria attraverso l'oro e l'argento e quindi la realizzazione dell'opera. E l'opera però più importante è la pulizia che dobbiamo fare dentro di noi nella ricerca e nello studio costante. E quello che rimane come messaggio universale: bisogna cercare di ripulirci da tutto quello che non ci serve e che riteniamo superfluo a favore del mantenimento dentro di noi e dello sviluppo delle nostre grandi, enormi capacità. Siamo al terzo piano, al piano della Rubedo, dove l'opera si è compiuta. E qui in questo piano abbiamo questa meravigliosa riproduzione dello Splendor Soli, dove c'è tutta la simbologia alchemica. L'uomo che funge da canalizzatore dell'energia cosmica, un profondo legame
profondo legame tra il cosmo e la Terra. Attraverso i segni zodiacali noi riusciamo a capire che corrisponde a un organo specifico del nostro corpo e che corrisponde a sua volta a dei metalli. Quindi c'è una corrispondenza, secondo gli alchimisti, una corrispondenza tra il cielo e la terra, e l'uomo e la natura è a metà e funge proprio da catalizzatore di questa energia cosmica che tutti quanti noi abbiamo. In Veneto c'è un'altra casa chiamata dell'Alchimista, stavolta in provincia di Treviso, precisamente a Castagnole. È ancora possibile osservarne le fattezze con il grande edificio circolare che conteneva l'Atanor. Nel centro storico di Treviso, delle strane incisioni tradiscono l'esistenza di un altro alchimista o aspirante tale. Costruito tra il 1611 e il 1617, è attribuito all'architetto Baldassarre Longhena. Questo palazzo possiede alcuni curiosi bassorilievi alchemici. Appena sopra l'ingresso del palazzo, una testa coronata di donna è la tradizionale rappresentazione dell'alchimia nella sua forma umana. Il primo bassorilievo mostra un re con una corona di fiamme contornato da due personaggi poggiati su due pellicani, sopra i quali si notano il sole e la luna. Nel linguaggio alchemico il re rappresenta l'oro filosofico. Sul bassorilievo più a destra un personaggio di sesso indefinito è accovacciato e tiene un arbusto in ciascuna mano. L'uomo simboleggia l'ermafrodita ed evoca la perfezione umana risultante dalla sintesi del mercurio e dello zolfo, rappresentati dalle lucertole ai lati. Più in alto vediamo il bassorilievo di un angelo che in ogni mano tiene un mazzo di spighe becchettato da due uccelli che assomigliano a fenici. L'angelo simboleggia la sublimazione o l'ascensione del principio di evaporazione alchemica e gli uccelli che becchettano le spighe alludono alla grazia divina della carità. Altri simboli alchemici, come il gioco della tria, li troviamo al Fontego dei Tedeschi e su di un lato della Scuola Grande di San Rocco.
Il sogno di Polifilo è un romanzo allegorico molto importante, è considerato il libro alchemico per eccellenza. È in parte scritto, in parte disegnato e dal suo contenuto traggono ispirazione ad esempio i giardini Boboli di Firenze e la Basilica della Salute a Venezia. È stato pubblicato nel 1499 ed è il romanzo ermetico a chiave più complesso del mondo. Non si sa bene chi possa aver scritto questo romanzo, anche se leggendo fra le righe è possibile capire che lo scrittore, o ipotizzare che lo scrittore sia Francesco Colonna. Il romanzo racconta la storia d'amore tra Polifilo e Lucrezia, ma realmente vuole raccontare la storia di un filosofo alla ricerca della spiritualità. La Basilica Santa Maria della Salute, qui a Venezia, è un luogo dove possiamo trovare molte simbologie alchemiche. Fatta costruire per ringraziare la Vergine Maria per aver allontanato la peste del 1630, sembra che il disegno sia ispirato al Tempio di Venere, che troviamo nell'opera Ipnerotomachia Polifili. La chiesa fu progettata dall'architetto Baldassarre Longhena. Non sappiamo praticamente nulla del Longhena, non c'è neppure un certificato di battesimo. Sappiamo però che il padre Melchisedec sembra fosse di origine ebraica. In questa chiesa alchimia e cabala si fondono. Ad esempio ricorrono due numeri molto importanti per la cabala, l'8 e l'11. La chiesa è lunga 121 piedi, 11 per 11, è larga 88 piedi, 8 per 11. Questa chiesa è il tramite fra l'uomo e Dio. Le influenze dei vari ordini o società segrete nel mondo moderno sono molte e spesso davvero ben celate, come un motto dei Templari in un campanile a forma di obelisco. Il particolare sagrato di una chiesa. Oppure una chiesa in un paesino del Trevigiano. I Cavalieri Templari se ne sono andati lasciando tantissimi punti interrogativi sulla loro natura, sulle loro opere e funzioni. I Cavalieri Templari erano monaci e dal nome stesso cavalieri,
Quindi in loro coesistevano due nature, una natura fisica, erano dei guerrieri, e una natura spirituale. Ed è per questo che abbracciavano qualsiasi scienza, ma anche filosofia che incontravano nei luoghi dove andavano a combattere. Ecco che hanno fatto loro filosofie islamiche, arti sciamaniche e anche l'alchimia, utilizzata come pretesto per giustificare il tanto oro accumulato. La nascita del movimento Rosa Croce ufficialmente data ai manifesti pubblicati tra il 1614 e il 1616, la Fama Fraternitas, la Confessio Fraternitas e le nozze chimiche di Christian Rosenkranz. Probabilmente il movimento rosacrociano esisteva anche prima, sicuramente nell'Inghilterra elisabettiana, e molti ritengono che Shakespeare fosse appunto un Rosacroce. Sicuramente si manifestò appunto tra 1614 e 1616 con questi tre manifesti che crearono in Europa un grande subbuglio. Proponevano attraverso anche un discorso alchemico una nuova libera chiesa, una nuova chiesa spirituale per via iniziatica e anche un nuovo mondo, e avevano dunque, nascondevano anche una proposta politica. Tant'è che il medico, il più noto medico e alchimista e rosacrociano fu appunto Paracelso, che attraverso la sua rivoluzione alchemica proponeva proprio anche una rivoluzione politica. Tra l'aprile del 1665 e l'ottobre del 1666, Federico Gualdi, mago, alchimista e rosacroce, gestì ad Agordo le miniere di Valle Imperina della famiglia Crotta e ne curò poi gli interessi anche a Venezia. Fondatore della famiglia Crotta, della ricchezza della famiglia Crotta, fu Francesco, di origini lombarde, che nel 1614 riuscì anche a entrare nel consiglio della comunità. Alla sua morte i figli Giuseppe e Giovanni Antonio presero in mano le redini dell'azienda mineraria familiare. Giuseppe se ne andò ad Agordo, mentre Giovanni Antonio rimase e sposò Andreana. Il 2 settembre 1654 Giovanni Antonio fu ucciso in un agguato. Fu subito sospettato il fratello Giuseppe e il 10 novembre seguente Venezia emise contro di lui una sentenza di condanna. Federico Gualdi investì parecchi denari nelle miniere agordine e prestò probabilmente parecchi soldi anche ad Andreana, vedova di Giovanni Antonio, salvando le condizioni economiche della famiglia. E tanto che Andreana si sentì in dovere di promettergli in moglie la giovanissima figlia Isidora. Il matrimonio però non ebbe mai luogo. Rimane il mistero della comparsa ad Agordo di Federico Gualdi alla morte di Giovanni Antonio. Certo che Andreana Crotta mise nelle sue mani la sorte dell'intero patrimonio della famiglia. Federico Gualdi giunse ad Agordo su espressa richiesta di Andreana Crotta o in cerca di lavoro e di fortuna? Non si sa. È sicuro però che conosceva bene il lavoro nelle miniere e difatti data agli anni agordini la sua scoperta di un metodo innovativo nella estrazione del rame per via secca. Quando fallì il progetto matrimoniale con Isidora Crotta, i rapporti tra la famiglia agordina e Federico Gualdi si fecero molto difficili. Federico Gualdi lasciò le montagne bellunesi
e scese a Venezia, dove si stabilì e dove fondò la sua setta rosacrociana con l'aiuto di Francesco Maria Santinelli, e la sua setta rosacrociana fu frequentata anche da Marcantonio Castagna, che era fautore, il principale fautore della riforma mineraria veneziana e della nascita dell'azienda di Stato delle miniere della Valle Imperina. Anche Castelfranco non è esente da influenze alchemiche, basti pensare al suo personaggio più illustre e famoso, il Giorgione. Anche il Giorgione ha inserito all'interno delle sue opere delle chiare simbologie alchemiche, come ad esempio la tempesta. Morto molto giovane, il Giorgione fu un pittore unico nel suo genere. Basti pensare alla Madonna col Bambino che troviamo all'interno del Duomo di Castelfranco. Questa tela è l'unica a carattere sacro dipinta dal Giorgione e questa è una cosa assai rara. Altra cosa interessante è la frase riportata su questa tela, una frase che al momento non c'è più perché è stata tolta da un folle restauro, e questa frase era una dedica per la sua amata Cecilia. Il mondo che ci circonda è vasto e complicato. Quando studiamo la storia, la vera storia, non esiste un bianco e un nero, non esiste un vinto o un vincitore, un cattivo o un buono. Tutto si interseca, tutto non è così schematico come pensiamo. È sempre affascinante scoprire come ideologie, filosofie e tradizioni abbiano influito sui pensieri, sulle scienze e sull'arte dell'essere umano nel corso di tutta la sua storia. Ma soprattutto, quando studiamo, quando andiamo a fondo, scopriamo anche nuovi perché.
Nel XVI secolo a Rovigo il Tribunale dell'Inquisizione fu particolarmente attivo, anche se le condanne a morte furono poche. I cattivi soggetti che turbavano l'animo dei bravi cittadini di Rovigo erano le streghe. Il luogo da loro prediletto per effettuare i sortilegi propiziatori era attorno alla chiesa, rinomata per i miracoli, della Vergine del Soccorso. Il tempio, noto popolarmente come la Rotonda, è una costruzione dai molti misteri. Come traspare dalle carte processuali, tutti sapevano cosa avveniva lì attorno, essendo molti coloro che si rivolgevano alle povere donne che praticavano la stregoneria. I processi avevano tutti a che fare con rivalità amorose. In una città in cui tutti si servivano dei loro sortilegi, le inchieste scattavano solo se era turbata la tranquillità sociale. Quanto alle confessioni delle streghe, forse suggestionate dalla convinzione di detenere veramente certi poteri, sembravano quasi un manifesto della loro capacità a uso di futuri clienti.
Carnevale di Venezia. Se ne hanno ricordi fin dal 1094, sotto il dogado di Vitale Falier. Nel 1296 il Senato della Repubblica fece diventare il Carnevale una festa riconosciuta. Ci fu un tempo dove a Venezia il Carnevale iniziava la prima domenica di ottobre e terminava i giorni prima della Quaresima. La maschera prometteva una breve fuga dalle angosce del quotidiano. La maschera non nascondeva, rivelava chi si era veramente. Tutti si mascheravano: magistrati e inquisitori, preti, giocatori d'azzardo, persone comuni o principi, e lo stesso doge, liberi da ogni etichetta, e in quei momenti tutti uguali. Mischiato nella folla, sicuro da ogni insulto o offesa, la persona mascherata era tutelata dalla legge. La maschera più richiesta era senza dubbio la bauta. Aveva una particolare conformazione che alterava la voce, ma permetteva di bere e mangiare mantenendo l'anonimato. Era molto usata anche dalle donne insieme alla moretta, maschera di velluto nero che si indossava tenendola con la bocca grazie ad un piccolo perno. E infine quella del medico della peste. Nella Venezia del Medioevo, i medici che visitavano i malati di peste erano soliti indossare una maschera nel cui naso, simile a un becco ricurvo, venivano poste delle spezie, offrivano una difesa, seppur debole, dal contagio. Dopo la caduta della Repubblica, il Carnevale pian piano scomparve e con questo ovviamente anche le maschere. Soltanto alla fine degli anni 70 si iniziò a far rivivere l'ormai odierno famoso Carnevale, festa ormai lontana dal suo glorioso passato, non più specchio della cultura e della società veneziana, ma una festa cosmopolita, una mera attrazione turistica, anche se molto coinvolgente.
Jacopo Robusti, il Tintoretto, uno dei massimi esponenti dell'arte italiana. Cercare le sue opere è un pretesto per perdersi tra le calli di Venezia. La chiesa di San Simeone Profeta, per i veneziani San Simeon Grando. La chiesa di San Simeone Profeta non attira gli sguardi, però è molto antica. Il sagrato della chiesa, Camposanto, ricorda il tempo in cui i cimiteri erano nei pressi delle chiese. All'interno, un'ultima cena del Tintoretto. Il committente sembra essere la figura sulla sinistra. La calle del tentor, cioè tintore di panni, il mestiere del padre di Jacopo. Jacopo, soprannominato Tintorello e Tintoretto perché un po' gracile. Nel campo Santa Maria Mater Domini, il palazzetto Cazzane ospitò una delle famiglie coinvolte nella congiura del 1310. Il leone, ora rimosso, il simbolo della colpevolezza. La facciata della chiesa Santa Maria Mater Domini non si trova sul campo, ma sulla calle a fianco. All'interno, una grande tela ricorda un momento dimenticato della storia cattolica. Il ritrovamento della croce di Cristo da parte di Elena, madre di Costantino. La chiesa di San Cassiano custodisce ben 3 opere del Tintoretto. La Resurrezione con i santi Cassiano e Cecilia del 1565. La discesa nel limbo, eseguita nel 1568. La crocifissione con le 3 croci disposte lateralmente è considerato uno dei capolavori del Tintoretto. Finisce qui il nostro primo appuntamento con il Tintoretto. Anguane, orchi, streghe, ninfe e sanguanelli. Le Dolomiti sono state nei secoli attraversate da innumerevoli popolazioni e ognuna di esse ha lasciato storie e leggende, usi e costumi che sono stati reinterpretati da chiunque arrivasse in seguito.
Nelle leggende, le anguane erano donne fate che abitavano le montagne e i boschi fitti. Come accadde per molte altre creature fantastiche derivate dalle credenze pagane, il cristianesimo non giovò certo alla loro fama. Si cominciò prima a dire che erano bellissime, ma solo fino alle ginocchia. Sotto potevano nascondere demoniaci piedi caprini, code di serpente, zampe di gallina con artigli. Poi entrarono a far parte degli spauracchi più popolari, ed è così che nacquero i numerosi busi delle anguane. Con il progredire della nuova religione vennero presto identificate con le comuni streghe malvagie, ingannatrici e portatrici di sciagura. Adalberto Pazzini, nel suo Demoni, streghe e guaritori, descrive così la situazione. Al demonio, alle sue malefatte, alla stregoneria, ai suoi culti, ai suoi delitti, al sabba, credevano ciecamente i giudici, ma anche le accusate. La stregoneria che insanguinò intere regioni d'Europa fu una grande, tragica, devastante favola, nella quale l'umanità credette come a verità indissolubile. Mi accolgono decine di fili con tante banderuole colorate, con dei nomi e delle date scritte sopra. Sventolano allegre tutti i colori dell'arcobaleno, ma non c'è nulla di cui sorridere. Arrivo ai piedi di una lapide di cemento alta oltre 250 metri. Ci poso sopra una mano. Chiudo gli occhi, prego. Mi immagino immersa nell'acqua. Milioni di metri cubi d'acqua. Il cemento sotto la mia pelle non si muove. Non si mosse nemmeno allora. In quella notte fu qualcos'altro a muoversi.
Il Monte Toc è sempre lì, mi sovrasta. Sento il suo sguardo indifferente. Mi avete voluto sfidare. Mi volevate piegare. Soggiogare me, il corso dell'acqua, sbilanciare gli equilibri naturali, sottoporli al vostro volere, alla vostra brama di progresso e vanità. Restate lì, piccoli, innumerevoli, colorati pezzi di stoffa, saldi e coriacei come la montagna e la sua gente, a ricordare ciò che non dovrà più accadere. La cicatrice non sarà mai chiusa totalmente. Riprenderà a sanguinare ogni ottobre di ogni anno, finché ci sarà memoria. Ed è giusto che sia così. Solo la memoria può impedire altre tragedie, anche se non è sempre detto che ci riesca. Il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune cronica. Chi ne è affetto, per vivere deve somministrarsi insulina ogni volta che mangia, con un'iniezione. Saper calcolare la giusta dose è una sfida quotidiana. Per farlo è importante conoscere la quantità di carboidrati del pasto. Se a casa si può pesare il cibo, quando si è fuori casa tutto si complica. Per questo, in un locale di UpFriend sono segnate nel menù le quantità di carboidrati per porzione. Così, se hai voglia di mangiare un piatto di pasta, sai già quanta insulina fare. Il tuo pasto fuori casa diventerà quindi un momento più sereno perché il conteggio dei carboidrati è già stato fatto. Se lo trovi scritto, è più semplice. The UpFriend, easier in this way.
anguane, orchi, streghe, ninfe e sanguanelli. Le Dolomiti sono state nei secoli attraversate da innumerevoli popolazioni e ognuna di esse ha lasciato storie e leggende, usi e costumi che sono stati reinterpretati da chiunque arrivasse in seguito. Nelle leggende, le anguane erano donne fate che abitavano le montagne e i boschi fitti. Come accadde per molte altre creature fantastiche derivate dalle credenze pagane, il cristianesimo non giovò certo alla loro fama. Si cominciò prima a dire che erano bellissime, ma solo fino alle ginocchia. Sotto potevano nascondere demoniaci piedi caprini, code di serpente, zampe di gallina con artigli. Poi entrarono a far parte degli spauracchi più popolari, ed è così che nacquero i numerosi busi delle anguane. Con il progredire della nuova religione vennero presto identificate con le comuni streghe malvagie, ingannatrici e portatrici di sciagura. Adalberto Pazzini, nel suo Demoni, streghe e guaritori, descrive così la situazione. Al demonio, alle sue malefatte, alla stregoneria, ai suoi culti, ai suoi delitti, al sabba, credevano ciecamente i giudici, ma anche le accusate. La stregoneria che insanguinò intere regioni d'Europa fu una grande, tragica, devastante favola, nella quale l'umanità credette come a verità indissolubile. Fra le colline della strada del Prosecco, Cison di Valmarino, uno dei borghi più belli d'Italia, è un paradiso dei sensi. Partiamo dall'imponente Castello Brandolini, una delle rocche più grandi d'Italia. Dal centro di Cison, una camminata di qualche chilometro in mezzo al verde svela meraviglie inaspettate. La via dei mulini arriva fino al bosco delle Penne Mozze. Un memoriale in mezzo alla natura, con oltre 2000 lapidi, che ricordano i commilitoni caduti durante le guerre.
nelle fontane, nelle chiuse, nei lavatoi, nei muretti a secco, nelle cascatelle, nei ponticelli, nei mulini che si incontrano durante la camminata, nelle sculture di pietra e legno realizzate da artigiani locali. Ogni passo rivela scorci poetici e storici che contribuiscono alla magia di questo Eden intatto. Sono passati mesi dall'ultima volta che sono venuta a trovarti e mi mancavi tantissimo. Sei sempre bellissima, mia cara Venezia. I tuoi colori, i tuoi profumi, i tuoi silenzi mi ritemprano da stanchezza e solitudine. Eppure ti vedo diversa, cambiata, amareggiata, ferita. La tua anima si sta perdendo, la tua essenza sta svanendo. Non ci sono nomi a cui dare colpe, non ci sono fatti a cui imputare tutto. La colpa è solo nostra. Perdonaci, Venezia. Rendici meritevoli della tua storia, meritevoli della tua presenza. Nel 1941 Carlo Sigurtà acquista il parco. Era una tenuta agricola invenduta ormai da anni. Si trovava a Valleggio sul Mincio, dove oggi sorge il parco, perché doveva acquistare un calesse per i suoi spostamenti. Il caso ha voluto che arrivò qui al parco, se ne innamorò e l'acquistò d'impulso. Quindi per questo ancora oggi diciamo che l'acquisto è dovuto proprio ad un calesse. Il parco è stato aperto al pubblico nel 1978. Il dottor Carlo Sigurtà decise di aprire questo paradiso verde in una soleggiata domenica di marzo, era il 19 marzo, e da allora tantissimi sono i visitatori che vengono a trovarci al parco. Il labirinto è stato inaugurato 10 anni fa, nel luglio del 2011. Ci sono voluti 6 anni di lavori ed è stato disegnato da Giuseppe e Inga Sigurtà con la collaborazione di Adrian Fischer, un notissimo realizzatore di labirinti. Lo stesso Fischer definisce il labirinto del parco come uno dei 5 labirinti più belli al mondo ed è il recupero di un antico parcheggio, quindi anche un modo per riqualificare l'ambiente.
Monselice, una piccola salita, il suo castello, l'antica pieve di Santa Giustina, la Porta dei Leoni, le 7 chiesette. È tutto così affascinante, rilassante. Misterioso. Quanto è bello il nostro lavoro. Monselice, arte e sapori, artigianato e gusto. Avvolta nelle acque lontane, è il legame ancora attuale tra l'uomo e la laguna. Burano, mi sei mancata. Con le tue basse case multicolori e il tuo campanile storto. Ammiro estasiata i tuoi riflessi. Cammino annusando l'aria piena di sale. È come aprire una scatola di matite colorate. Immersa in un luogo senza tempo, fatto di silenzi, di colori vibranti e di sottili trine create dall'aria.
andare fuori dagli schemi, andare oltre le abitudini. Un po' come andare al mare d'inverno. Si combatte ogni giorno contro il giudizio degli altri che ti colpisce, come le onde del mare si infrangono sugli scogli. Contro il forte vento di chi non ti vuole vedere felice. Quando vorresti solo librarti in aria. Quando solo attraverso le nubi si intravede la luce, anche un solo pensiero felice cambia la giornata. E sai un'unica cosa. Il sole tornerà. Le leggende sono la storia quando diventa senza tempo. Possono essere molto antiche o così recenti da non essere ancora state raccontate. Camminando lungo la via Tolpada, il silenzio è sorprendente. Sembra quasi che spazio e tempo qui assumano una dimensione diversa. E probabilmente è colpa di un dipinto e da una sua iscrizione in latino che sembra più un avvertimento che un augurio. Del resto non siamo neanche molto lontani dal Ponte Dante, dove Sile e Cagnan s'accompagna, come dice Dante Alighieri, nel Paradiso. Dava come le coordinate per un posto fuori dalla realtà. Per molti studiosi, la Divina Commedia è un'opera esoterica. E non è un caso se proprio in questa via troviamo un'immagine di Adamo ed Eva con una frase enigmatica: il Signore custodirà in eterno la tua entrata. Pare che il termine custodire non fosse da intendere con proteggere, ma con imprigionare. In questa casa viveva un uomo appassionato e studioso della Divina Commedia, cercava di capirne i segreti. Era sposato con una moglie bellissima e sembra che lui sia riuscito ad imprigionare la moglie e l'amante, e questa immagine fa parte proprio del rito magico adoperato per imprigionarli. Molte a Treviso sono le tracce legate alle leggende del Sacro Graal. Nei vecchi manoscritti la Camelot mitica è rappresentata come un castello con 3 torri. Esso è uno degli stemmi di Treviso, presente nei decori della Loggia dei Cavalieri.
Molte località vicino Treviso si rifanno al mito arturiano, basti pensare alla città di Morgano. Morgana nel ciclo del Graal era la sorellastra di Artù e la ritroviamo in un dipinto proprio sotto un arco del Portico dei Soffioni. Contrapposto al tondo di Morgana che uccide il drago, rimane solamente un altro dipinto, quello di un giovane con in mano 2 draghetti. Potrebbe essere Mordred, il figlio incestuoso di Morgana e Artù, e rovina di quest'ultimo. Recenti studiosi hanno dimostrato che le vicende di Artù rientrerebbero in una mitologia perduta delle popolazioni venete. Una parte di essi, per non sottomettersi ai Romani, fuggì nella regione del Galles detta Venedotia. È qui che sono nate le leggende di Re Artù. Non possiamo concludere questo viaggio senza citare uno dei simboli della città. Dal 1559 fino alla caduta della Repubblica Veneta spillava gratuitamente vino rosso e vino bianco in occasione dell'insediamento di un nuovo podestà. La vera statua è visibile sotto i portici del Palazzo della Ragione. Simboli arcani, alchimia e arte, tiranni e cavalieri escono allo scoperto solamente a chi desidera vedere davvero. Ciao, sono Samuele di Qua il Buon Veneto. E io sono Sabrina. Oggi vi portiamo a Porto Buffolè. Porto Buffolè
a un'anima medievale che ci accoglie all'ingresso del borgo. È bellissimo, le sue architetture, le strade in pietra e le atmosfere che raccontano tempi lontani. Percorriamo il ponte in pietra che ha sostituito la precedente passerella in legno. Per fortuna che la città si è ripresa e ora possiamo ammirarla in tutto il suo splendore. Ma dov'è il centro storico? Sabrina, qui è tutto un centro storico. Pochi passi e raggiungiamo la trecentesca Casa Gaia, dimora della celebre Gaia da Camino. Sapevi che è stata citata da Dante Alighieri nel Purgatorio? Porto Buffolè faceva parte delle città murate. Ora la torre civica del X secolo è l'unica superstite delle 7 torri che dominavano il borgo. Pensa che al suo interno c'è un minaccioso foro dal quale i condannati venivano calati nella prigione sottostante. Siamo rimasti affascinati da questo luogo incantato, al confine tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, borgo di falegnami e barcaioli. Merita di essere visitato e noi speriamo di aver acceso la tua curiosità. Ciao a tutti, sono Samuele di Qua il Buon Veneto. E io sono Sabrina. Oggi vi porteremo a visitare una cittadina murata della Valle del Piave, ai piedi delle Dolomiti Bellunesi, e nota per le sue facciate affrescate. Hai capito dove siamo? Ma certo, siamo a Feltre! Dame e cavalieri, allegorie, scene di battaglie. La città è un museo a cielo aperto, con le montagne che fanno da cornice. Mi sono già innamorata. Ma Samu, tu cosa conosci della sua storia? Con le invasioni barbariche conobbe un lungo periodo di decadenza. Passata in seguito sotto gli Scaligeri e i Visconti, è con la Serenissima, a partire dal XV secolo, che la cittadina vivrà il suo momento d'oro, sintetizzato nei numerosi affreschi che ancora oggi rivestono le facciate dei palazzi. La Torre dell'Orologio, il Museo Civico, la Galleria d'Arte Moderna, il Museo Diocesano, il teatro. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Io avrei un certo languorino. Che ne dici di mangiare un boccone? C'è questo posto, Banda Larga Caffè, mi ispira. È davvero un posto carino e panini buonissimi.
Per una pausa gourmet, invece, l'indirizzo è quello della pasticceria Garbuio, che dal 1882 porta avanti un'arte dolciaria con prodotti a marchio familiari. Ma quanto è buona questa pastina! Beh, non posso parlare, me la sto gustando. C'è anche la torta alla birra! E a proposito di luppolo, la nostra prossima visita è alla birreria Petavena, dove le chiare e le rosse delle Dolomiti si possono gustare sul posto. Appena si lascia Feltre cominciano i prati e i boschi, incorniciati dall'incantesimo del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Paesaggi drammatici, intensi, selvaggi, che l'UNESCO ha riconosciuto come patrimonio dell'umanità. Luoghi che ti riempiono gli occhi e il cuore e che, come scrisse Dino Buzzati, non si vedono da nessun'altra parte. Vicenza non è conosciuta solo per i suoi meravigliosi palazzi, per le ville venete o per essere la città del Palladio. Vicenza affascina anche per i suoi misteri. La chiesa di San Lorenzo, iniziata nel 1280, è uno degli esempi più importanti di architettura veneta, che intreccia elementi cistercensi ed elementi romanici. Sulla facciata ci sono 2 leoni stilofori che sorreggono altrettante colonne e sopra la schiena di uno di essi c'è una misteriosa iscrizione. L'iscrizione sopra il leone ci racconta come un certo Bozzo debba farsi carico del restauro di una zampa del leone. Non sappiamo se Bozzo effettivamente sia stato l'autore del danno o se si fosse fatto carico del restauro per espiare un peccato. Sicuramente quello che sappiamo è che se non l'avesse fatto non avrebbe più potuto frequentare la chiesa, cosa gravissima per l'epoca, perché una volta morto non avrebbe trovato pace eterna. La chiesa di San Lorenzo possiede anche una curiosa arcata. La quarta arcata fu posta a ridosso della chiesa solamente nel 1839, successivamente, e il sarcofago non è quello originale che è posto all'interno della chiesa, ma uno che fu usato anche come abbeveratoio per gli animali. E il foro di scarico che si trova sul fondo è una prova di questo, come dire, avvenuto riciclo. La pala di San Giuseppe da Copertino in estasi non richiama l'attenzione dei visitatori, eppure richiama una scena eccezionale per la tradizione cattolica, una levitazione. Le testimonianze raccontano che San Giuseppe da Copertino usasse levarsi da terra, quasi volare, quando si pronunciava il nome di Gesù o di Maria.
Il grande portale fu un lascito di Pietro da Marano, usuraio e consigliere di Can Grande della Scala. Pietro, ebreo convertito al cristianesimo di origine spagnola, decise così di accaparrarsi un posto in paradiso con una cospicua donazione, diciamo così per morire sereno. Lo troviamo rappresentato nella lunetta del portale. Pietro era un uomo potente dal punto di vista politico e anche dal punto di vista economico e non ebbe nessuna paura, nessun timore di farsi rappresentare gobbo, deforme, inginocchiato e penitente. Quando c'era il sospetto che qualcuno avesse contratto un morbo, lo si poteva denunciare, in maniera segreta, senza farsi vedere, ma non in maniera anonima, infilando in una bocca della denuncia per la sanità un biglietto firmato. Salendo la scala della Basilica Palladiana ci si imbatte in una finestrella. Un grottesco mascherone che recita denunzie segrete in materia di sanità. Sulla scalinata che porta in Piazza dei Signori sono visibili dei disegni molto interessanti. Fatti con scalpello e punteruolo, sono una preziosa testimonianza dei vari progetti, dei vari studi necessari alla costruzione della basilica. Anche a Vicenza si raccontano storie di streghe legate a quelle di un delitto passionale. Scendiamo da Piazza dei Signori e arriviamo quasi alla fine di Corso Palladio. Qui c'è una lastra con un'iscrizione. Isabella da Roma era una quarantenne follemente innamorata di Almerico Valmarana. Dopo vari rifiuti da parte dell'uomo, la donna chiede aiuto ai fratelli. Non si capisce ancora come siano andate veramente le cose, ma nel 1548 Almerico viene assassinato, con lui la madre, la servitù e, giusto per eliminare i testimoni, anche i vicini di casa. La furia dei due aveva forse radici più occulte. Nella loro casa furono trovate opere riguardanti incantesimi, oltre a libri e strumenti per operazioni alchemiche. Camminare per Vicenza, scoprirne i segreti, respirare la storia è davvero molto suggestivo. Ci sarebbe moltissimo da dire e chissà, prima o poi ci ritorneremo. Giovani in Erba, una trasmissione che parla di giovani in agricoltura e nel turismo. E se anche tu sei un giovane in erba, contattaci e noi verremo a trovarti a visitare la tua attività.
Viaggiando attraverso il Veneto alla scoperta delle sue meraviglie, sono sempre più convinto che non lo conosco abbastanza. Oggi sono a Cittadella, imparerò la sua storia, sfiderò la paura dell'altezza al di sopra delle sue mura, cercherò di scoprirne le curiosità, mi farò avvolgere dalla sua atmosfera medievale. La fondazione di Cittadella risale attorno al XIII secolo, ma la sua storia è ben più antica. Mi sto avvicinando alla città e sono senza parole. È impossibile non rimanerne affascinati. Non si possono non notare le altissime mura medievali. Queste mura si vedono anche da lontanissimo. Cittadella è l'unica città in Europa con un camminamento di ronda completamente percorribile. Ovviamente non posso perdere questa opportunità e mi sto dirigendo verso l'ingresso della passeggiata panoramica. La biglietteria è presso la Porta Bassano e mi sto per incontrare con Monica. Benvenuto a Cittadella, il percorso sarà completamente percorribile, durerà più o meno 1,5 km, quindi un'oretta, e si comincia dalle scale di qua. Si accede passando per la casa del capitano. Il percorso è sicuro ma soprattutto spettacolare. L'altezza mi inquieta un po'. Quest'anno le mura compiono 800 anni. Si ha proprio la sensazione di camminare nella storia. Il punto più fortificato dell'intera cinta era la Porta Bassanese. Era l'ultima ed estrema difesa della città. Camminando lungo la ronda incontro altre porte, come la Porta Vicentina. La Porta Treviso è l'ingresso orientale alla città. Come la Porta Vicenza, anche questa presenta un torrione molto alto. La porta Padova attira la mia attenzione. La porta padovana costituiva l'ingresso principale alla città. Di fianco alla Porta Padova c'è la famosa Torre di Malta. È stata costruita nel 1251 da Ezzelino III da Romano come prigione. Anche Dante cita la Torre di Malta come luogo di sofferenze inaudite. Possiamo dire che forse Dante con i ghibellini calcava un pochino la mano. La prigione ovviamente non c'è più, al suo posto il Museo Civico Archeologico.
sto andando ad incontrare Eden, che mi dirà qualcosa in più di questo museo. Benvenuto al Museo Archeologico di Cittadella. Qui possiamo trovare dei reperti di tutte le epoche storiche che ha vissuto Cittadella. L'età del bronzo e del ferro invece sono conservati da questa parte del museo. Qui invece c'è il cippo gromatico romano ritrovato nel letto del fiume Brenta negli anni 60 a San Giorgio in Brenta. All'epoca dei Romani si trovava all'incrocio di due strade. Qui abbiamo dei reperti medievali e del vasellame rinascimentale riccamente decorato. Dal camminamento di ronda ho notato altri edifici che vorrei visitare. Mi sto avviando verso il teatro sociale. Siamo all'interno del Teatro Sociale, un gioiellino nato nel 1817 su richiesta di alcuni cittadini di Cittadella che appartenevano alla locale filarmonica che era nata qualche anno prima, nel 1804. La richiesta viene fatta alle autorità che in pochissimi mesi, sempre nel 1817, dà l'autorizzazione a costruire questo teatro. Praticamente si chiama Teatro Sociale proprio perché è fatto da una società di cittadini che si autotassano, comprano, prima ancora di costruirlo, comprano qualche palchetto, anche più di uno, pur di far fronte alle spese. Il progetto del teatro è dell'ingegner Giacomo Bauto di Bassano del Grappa. Lui aveva già fatto il teatro di Bassano qualche anno prima. Gli interni si viene chiamato Francesco Bagnara di Vicenza, lo stesso che poi ha dipinto anche gli interni della Fenice di Venezia, e sembra per la facciata Giuseppe Iappelli di Padova, l'ingegnere Iappelli. Il pittore Francesco Bagnara, appunto, che aveva fatto anche gran parte delle pitture del teatro La Fenice di Venezia, ha lavorato qui qualche anno e ha lasciato questo piccolo capolavoro. Mi sto dirigendo verso il Duomo di Cittadella. All'interno, opere di grande valore. Il mio viaggio a Cittadella sta giungendo al termine e mi rimane un'ultima cosa da fare: assaggiare un dolce tipico, la dama dei Carraresi. Per questo sto per incontrare Massimo del Bistrò Carraresi. La Dama dei Carraresi nasce da un insieme di idee, da un connubio, da una sinergia tra me e Francesco Rossi, che è il depositario della memoria storica di quello che qua una volta c'era, e quindi la famosissima pasticceria Rossi, e la voglia era proprio quello di ridare vita a un dolce che aveva reso famosa Cittadella. La volontà appunto è stata quella di rimodernizzare un po' quello che era un dolce storico di Cittadella, e quindi l'abbiamo reso un po' più soffice, un po' più alto, mantenendo comunque l'autenticità
l'unicità dei sapori e l'originalità del prodotto, quindi non troverai conservanti, non troverai coloranti, ma potrai separare la genuinità della materia prima fresca con cui viene fatto, e sono sicuro che ti piacerà moltissimo. È proprio vero, ogni luogo ha una particolarità, ogni luogo ti trasmette sensazioni diverse e uniche. Cittadella ha la capacità di avvolgerti, prenderti e trasportarti in un'altra epoca. Un'epoca particolare, non sempre apprezzata, ma sicuramente affascinante, a cui è piacevole ogni tanto buttare uno sguardo. Adoro Venezia. Sin da bambino giravo per le calli con mia nonna, che da piccola viveva nel Ghetto Vecchio, oppure con mio nonno, che mi portava in barca tra i canali a scoprire la vera Venezia. Insomma, Venezia mi ha sempre colpito, i suoi colori, le sue atmosfere, la possibilità di camminare nella storia. Ma quello che mi piace di più è pensare alla Venezia misteriosa, una Venezia nascosta, scomparsa, una Venezia che forse non c'è più. Oggi farò un viaggio attraverso i secoli che mi porterà in varie parti del Veneto, da Venezia a Enego, Padova e Possagno, alla scoperta delle storie, dei misteri e degli intrighi della Venezia scomparsa e la massoneria. Non è insolito, camminando per Venezia, imbattersi in targhe o scritte che ricordano antichi palazzi o chiese che non esistono più. Un esempio è quello qui in Campo Manin, dove c'era la chiesa di San Paternian. Era una chiesa del 1168 che però è stata demolita nel 1800. La chiesa aveva un caratteristico campanile a pianta poligonale.
fu fatta costruire dalla famiglia nobile Muazzo. La posizione e la datazione sono frutto di ricerche di un architetto molto enigmatico, Tommaso Temanza. Parlando con alcuni residenti del posto, mi sono imbattuto in un edificio scomparso che sembrava essere molto importante mentre era in funzione, il Teatro San Samuele. Era stato costruito nel 1656, proprio voluto dalla famiglia Grimani. È stato però demolito poi nel 1894. Era un teatro davvero importantissimo. Pensare che Carlo Goldoni ne è stato il direttore, ci sono state le prime di Vivaldi, di Rossini e vi sono anche Giacomo Casanova. Tra l'altro Goldoni e Casanova erano dei massoni. Un teatro spettacolare, era uno dei 7 teatri prestigiosi di Venezia. Sto per andare a visitare una chiesa teatro di un famoso furto. Nel 1993 fu rubato un dipinto del Bellini, Madonna col bambino, del 1480. Questa è la chiesa della Madonna dell'Orto. Il pavimento è quello che ricopriva i campi di Venezia in passato. Fu la massoneria a ricoprire la città con la pietra d'Istria. Non mi sarei mai aspettato di trovare qui dentro la tomba del Tintoretto, uno dei più grandi pittori di Venezia e del mondo, e la tomba del doge Pietro Grimani. Pietro Grimani fu il 115° doge. Mi sto avvicinando al Palazzo Ducale. E non ho potuto non notare altri simboli massonici, come ad esempio queste colonne annodate della Basilica di San Marco. Se non sbaglio, fu proprio la famiglia Grimani a commissionare il Teatro San Samuele. Il nome di questo doge non mi è nuovo. In campo della guerra c'è un cippo, chiamato Cippo degli Arditi o Cardinale. È uno dei cippi di confine fra la Serenissima e l'impero austriaco. Fu uno dei simboli di confine posti dopo l'accordo di Rovereto del 1750, proprio fra Pietro Grimani e Maria Teresa d'Austria. Ma è strano che sia qui. Il cardinale, così chiamato, si trovava ad Enego, precisamente a Marcesina. Fu portato a Venezia solo dopo la Prima Guerra Mondiale. Nel 1260 Ezzelino III da Romano morì. Fu l'ultimo Ezzelino a governare Enego. La sua influenza la vediamo a Noale, a Mestre e anche a Venezia.
Sono arrivato a Romano, è la città natale di Ezzelino III. Degli Ezzellini in questa città è rimasto veramente poco, se non praticamente nulla, tranne lo stemma cittadino che ne ricorda l'origine crociata e questa torre. Più che un reperto storico, questa torre è un monumento agli Ezzellini. È stata fatta costruire nel 1827 da un discendente di Antonio Canova. Il castello non era proprio qui, si pensa che fosse un pochino più lontano, ma comunque questa è più o meno la zona. Qui vicino poi c'è anche un'altra targa che riporta un particolare interessante, perché Dante Alighieri parla degli Ezzellini, ma parla anche di Ezzellino III e lo inserisce all'Inferno. Ezzellino III, detto il tiranno da Romano, non era né migliore né peggiore di tutti gli altri suoi contemporanei, era semplicemente ghibellino, mentre Dante, Antonio di Padova, suo contemporaneo, erano ovviamente guelfi, ed è forse per questo che venne consegnato alla storia come il peggiore di tutti. Sto ritornando a Venezia per incontrare le componenti di un gruppo di ricerca storico-artistica, Coven Venice Project. Ti sto portando verso il campo della Maddalena, dove c'è appunto la chiesa dedicata alla Maddalena, e è molto particolare perché è una delle pochissime chiese di Venezia a pianta circolare, ed ha appunto questa pianta circolare che è un po' particolare perché a Venezia ne esistono solamente altre due, una è San Simeon Piccolo e l'altra invece è la Basilica della Salute. Si hanno notizie di un edificio religioso già dal 1222 sotto la famiglia Baffo o Balbo, dipende dai documenti. Nel 1356, con la pace tra Venezia e Genova, il Senato dà il via a una riqualificazione di questa struttura già esistente e quindi dà via ad un ampliamento della fabbrica, al quale si costruisce vicino una torre di guardia adibita a campanile, che oggi non c'è più perché nel 1888 viene demolita a causa delle condizioni in cui versava. Già nel XVII secolo però l'edificio si presentava abbastanza malmesso. Le opzioni sono due: o ristrutturare o rifare l'edificio, che è quello che poi vedremo. Siamo nel 1758, tra i 5 maggiori architetti che si erano distinti per i loro progetti viene scelto il Temanza. Temanza
architetto abbastanza noto in Laguna, appassionato e grande sostenitore del classicismo. Il suo maestro, diciamo così, il suo punto di riferimento è Palladio, infatti lo vedremo nella pianta e nella struttura della chiesa. Nel 1763 viene posta la prima pietra, dove è presente alla cerimonia il neoeletto patriarca Giovanni Bragadin. Ora per l'esterno ti farò parlare con Elena, che ti racconterà qualcosa di particolare di questo edificio così insolito. Dunque, il Temanza era un massone? Non abbiamo documenti certi a riguardo. Sappiamo per certo che lui era un grande amante appunto del classicismo e pertanto si pensa che questa chiesa sia stata proprio edificata in base a queste sue predilezioni artistiche. Dunque la chiesa della Maddalena è una chiesa molto particolare perché avendo esternamente una pianta circolare, tuttavia all'interno troviamo una pianta esagonale. L'esterno, come potete vedere, c'è un timpano triangolare sormontato da una doppia coppia di colonne ioniche e la prima cosa che salta all'occhio è appunto l'occhio onniveggente, che è all'interno di un cerchio e circondato da un triangolo. Sappiamo che l'occhio onniveggente rappresenta il grande architetto, quindi colui che ha edificato e costruito il mondo. Sempre nella facciata vediamo anche un'iscrizione in latino che è Sapientia edificavit sibi domum. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è stata la saggezza che ha edificato la sua stessa casa. Anche qui è una derivazione sempre dalla mitologia giudaico-cristiana, più ebraica, che ci spiega il fatto che ci sia sempre una dicotomia, quindi una guerra fra donna sapienza e donna stoltezza. Quale delle due avrà la meglio nell'edificare la città? Ovviamente la sapienza, ovviamente la saggezza. Dunque, come dicevo, all'interno della chiesa vi è una suddivisione della pianta esagonale. La chiesa stessa è divisa in 4 navate, in 4 arcate, e all'interno vi sono 12 colonne. Il 12 è un numero esoterico per eccellenza, tanto caro appunto alle tradizioni esoterico-massoniche, e fra queste 12 colonne c'è un intervallo di bassorilievi e statue. Altra cosa interessante è che durante dei recenti lavori di restauro è stato ritrovato, anzi ripristinato, un affresco del Tiepolo in cui c'è la raffigurazione della fede, quindi l'allegoria della fede, che tiene in mano un calice. Ovviamente qui si vanno a sprecare le idee, le ideologie sul può essere il Santo Graal, può essere la rappresentazione di Maria Maddalena con il Sacro Graal, questo non lo sappiamo. Altra cosa peculiare è una porticina che c'è dietro, una piccola porticina che è più bassa rispetto al piano d'entrata. E a che cosa serviva? Anche qui si dice che fosse stata la vera entrata al Tempio della Maddalena, perché si sa che nei rituali massonici o comunque nei rituali iniziatici ci si deve sempre abbassare, entrare per un tunnel, per un cunicolo, passare quindi dalla vecchia vita alla nuova vita, quindi ritornare vivi, ritornare veri uomini illuminati, con ovviamente secondo i dettami dell'epoca dell'ideologia illuminista, all'interno del Tempio della Casa della Sapienza, quindi da profani a nuovi uomini. Sempre sulle orme del Temanza ti porto a San Francesco della Vigna, dove nel 1743 rielabora la Cappella Sagredo, commissionatagli da Cecilia Grimani, esecutrice testamentaria di Gerardo Sagredo. La cappella era già proprietà dei fratelli Basso, ma nel 1663 viene acquistata dalla nobile famiglia Sagredo. Quest'area è sempre stata coltivata a vigna fino al 1253, quando Ziani regala il terreno ai frati minori di San Francesco
per ricostruire il loro convento e poi la chiesa. Nel 1534 si pone mano, grazie ad Andrea Gritti, alla riedificazione della chiesa su pianta del Sansovino e la facciata viene affidata al Palladio. Ma scusami, ma il campo davanti alla chiesa è sempre stato così? Allora, come lo vediamo noi oggi? Assolutamente no. Ci sono dei quadri del canaletto dove si può vedere com'era in origine, ma di questo ti parla Alice. Allora, effettivamente quello che vediamo oggi è diverso da quello che era un tempo. Ci sono degli elementi anche abbastanza visibili che hanno cambiato la morfologia del posto. Ti sto parlando delle mura che delimitano i gasometri che risalgono al 1840, quando il governo austriaco li volle realizzare per portare la moderna elettricità a gas anche a Venezia. Infatti nel 1843 per la prima volta Piazza San Marco è stata illuminata con questa moderna illuminazione. Attorno a questi gasometri è stato costruito questo muro che delimita l'area e che ha nascosto per moltissimi anni un piccolo grande tesoro. Per capire che cosa è nascosto dietro questi muri noi abbiamo degli indizi che sono presenti nei quadri del Canaletto, del Guardi e anche nella nuova pianta della città di Venezia del Furlanetto che risale al 1770. Si tratta di una vera da pozzo cinquecentesca che adesso andiamo a vedere. Di fondazione di questa chiesa nel 1253 però non è quella originale. Infatti sembra che per di qui fosse passato proprio San Marco, che nel suo viaggio, nelle sue peregrinazioni verso Aquileia si fosse proprio fermato in questi lidi. E la cosa è effettivamente particolare perché fa parte di uno dei più importanti miti di fondazione della città stessa. Questa chiesa inoltre è stata costruita secondo i dettami della Cabala. Perché? Perché il frate minorita francescano Francesco Zorzi scrisse nel 1525 un'opera alchemico-cabalistica dal titolo Armonia Mundi Totius. In quest'opera infatti lui descriveva come l'armonia del cosmo e l'armonia della musica, delle note musicali, potessero essere riproposte da un microcosmo a un macrocosmo e viceversa all'interno proprio di una costruzione come una chiesa. Dunque nella proporzione della chiesa stessa vennero riproposte le note musicali e l'armonia musicale. Quindi abbiamo la raffigurazione simbolica del Do, che è l'altezza, quindi la navata centrale, la raffigurazione che rappresenta appunto lo Spirito Santo, poi abbiamo il Mi, quindi il Figlio, il Cristo, che rappresenta l'anima, e il Sol, che è Dio Padre e che è rappresentato dalla navata dietro all'altare maggiore. Andrea Memmo forse a Venezia non viene molto ricordato, ma Padova gli deve moltissimo. Per quello, ora sto andando nella famosa città del Santo. La città di Padova è famosa in tutto il mondo non solo per la sua
storia culturale, ma anche grazie al frate Antonio di Padova. Prato della Valle, così come la vediamo, è opera di Andrea Memmo. Questa piazza è davvero straordinaria. Sono molti i riferimenti massonici, come gli obelischi o le statue di personalità illustri. Giuseppe Iapelli era anche lui un massone e ne sono una prova i Giardini Treves e il Caffè Pedrocchi. Giuseppe Iapelli ha operato anche in un'altra città italiana, Conegliano. Il castello, ora museo civico, è davvero suggestivo. In centro svetta la famosa Fontana del Nettuno. È Villa Gera che attira la nostra attenzione. Progettata da Iapelli, allievo di Selva, è in stile neoclassico. Si pensa fosse un vero e proprio tempio massonico. Andrea Memmo era contemporaneo di Temanza. Uno degli allievi di Temanza fu Gianantonio Selva. Cosa avevano in comune Maria Teresa d'Austria e l'architetto Selva? Entrambi conoscevano ed erano affascinati da un vero e proprio genio, Antonio Canova. Il Canova era originario di Possagno, in provincia di Treviso. Alla sua morte il corpo venne diviso in 3 parti. Una delle sue tombe è dentro il suo tempio, il Tempio Canoviano, proprio nella città natale. Il tempio di Possagno è di stampo neoclassico e l'effetto è davvero maestoso, imponente. Questo tempio fu realizzato proprio con la collaborazione dell'architetto Selva.
È facile dedurre che anche Selva, come Canova, aderisse alla massoneria. Una delle tombe del Canova si trova nella chiesa dei Frari, qui a Venezia. Quella del Canova è l'ultima prova che ci mancava. Sono chiari ed evidenti i simboli massonici, la piramide, le statue che rappresentano dottrine massoniche. Sono davvero senza parole. In questo viaggio ho visitato molti luoghi e conosciuto molti personaggi. Solo un'unica cosa conta: sono stato al cospetto della storia. Oggi la nostra amica Sara ci ha portati a fare un viaggio davvero speciale. Accompagnati dal bravissimo Marco e a bordo della sua lancia, abbiamo visitato alcuni posti particolari di Venezia e poi siamo andati alla Certosa.
Qui Sara ci ha fatto conoscere Jean-Paul Morselli, direttore di Classic Boat Venice, un servizio noleggio di barche molto speciali, veneziane, artigianali, ma dotate di motori elettrici. Il nostro piccolo giro continua. Marco ci mostra l'isola delle Vignole, di cui io mi innamoro immediatamente e perdutamente. In questo momento la laguna è vuota, ci siamo solo noi e qualche altra imbarcazione, qualche pescatore, qualche gabbiano. Venezia e le sue isole, Venezia e la laguna. È tutto così bello. Mi ci potrei abituare. Non c'è nulla di più intrigante che passeggiare e perdersi per Venezia. Una Venezia per così dire minore, quella lontana dai flussi di turisti. Il nostro girovagare per Venezia ci porta oggi nel sestiere di Dorsoduro. La chiesa di San Nicolò dei Mendicoli è un vero e proprio capolavoro di questa Venezia minore. Andiamo a vederla, se avete la pazienza di seguirmi. Secondo la leggenda, sarebbe stata fondata nel VII secolo e venne ricostruita tra il XII e il XIII secolo. Il campanile, di linee bizantine, è del XII secolo, impreziosito da un antico orologio ad una sola lancetta. Il nome forse ricordava le umili condizioni degli abitanti, o forse era semplicemente il nome dell'isolotto. Visitandola si possono ammirare vari capolavori di Palma il Giovane e della scuola del Veronese. L'interno, di stampo bizantino, lascia senza fiato. Quest'area non era proprio come lo è ora. Vi erano barene, isolotti e acqua. Con le bonifiche e gli interramenti abbiamo ottenuto un centro abitato e abbiamo ottenuto Piazzale Roma e ad esempio il Tronchetto. In queste zone abitavano quelli che prendevano il nome dei Nicolotti. Era una contrada un pochino rustica che aveva un suo dialetto particolare, aveva un suo capo e godeva di molta indipendenza. Nemici dei vicini squerarioli, divennero comunque loro alleati per scontrarsi con la contrada dei Castellani, dando vita alle famose risse sui ponti dei Pugni. Quello più famoso, vicino San Barnaba, vedeva scontrarsi Nicolotti e Castellani in risse senza esclusione di colpi. Questa rivalità era così accesa che la chiesa di San Trovaso, che non è molto lontano da qui, fu costruita con due ingressi separati, due facciate simmetriche. Tradizione vuole che queste due servissero proprio ai Nicolotti e ai Castellani, così da evitare le risse tra devoti. Sembra assurdo e può sembrare strano, ma questa rivalità aiutava Venezia a tenere sotto controllo
queste due contrade. Non per nulla questa rivalità continuò anno dopo anno per oltre 400 anni. Ciao, sono Sabrina di Qual Buon Veneto e oggi vi racconterò del nostro viaggio a Verona. Verona è sicuramente celebre e famosa per la tragica storia di Romeo e Giulietta e per quell'anfiteatro romano noto come Arena di Verona. Ma noi avevamo in mente alcuni luoghi un po' diversi. Volevamo visitare la parte misteriosa di questa bellissima città. La prima tappa è stata all'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere. Qui si trova il primo orologio elettrico perpetuo, costruito e inventato dal professor Giuseppe Zamboni. Il professor Zamboni era sacerdote e insegnante presso l'Imperiale Reggio Liceo. All'inizio del XIX secolo inventò una particolare pila a secco, costituita da foglie alternate di carta argentata e dorata, capace di generare energia elettrica per tempi incredibilmente lunghi. Qui si trova un eccezionale orologio, costruito nel 1827, il primo al mondo a essere azionato elettronicamente. Sul lato nord-est dell'antica piazza delle Erbe si apre verso la mezzeria Largo della Costa, la cui edificazione risale al 1470. L'appellativo dell'arco è dovuto alla presenza di una vera gigantesca costola animale appesa sotto l'arcata che ci ha davvero stupito. Non è dato sapere se l'osso appartenne a un cetaceo, come sbrigativamente scritto nelle guide turistiche, se si tratta di un fossile oppure se abbia qualche altra origine. Nel centro storico di Verona possiamo trovare un monumentale complesso funerario in stile gotico appartenente alla famiglia degli Scaligeri. In queste arche o tombe riposano alcuni illustri rappresentanti della casata, tra cui quella del più grande signore di Verona, Can Grande, a cui Dante dedica il Paradiso. Qui vicino si trova anche la Porta Bombardiera, una bizzarra costruzione di Giuseppe Miglioranzi, decorata con massicci cannoni impiegati a guisa di colonne. A causa di alcuni lavori non siamo riusciti a visitarla, ma facendo il giro esterno e aiutati da una guida siamo riusciti a trovare un'iscrizione davvero singolare. Lasciamo Verona col ricordo della visita alla casa di Giulietta, quello che si può considerare uno dei santuari degli innamorati di tutto il mondo, qui attratti a migliaia dal fascino romantico della meravigliosa e terribile vicenda shakespeariana. Le pareti, ogni singolo centimetro è fittamente ricoperto da cuori, nomi, date, lucchetti e gomme da masticare. Queste tracce, lasciate da generazioni di innamorati, possono indurre una profonda riflessione sul mistero davvero grande dell'amore.
benvenuti a questa nuova puntata di Qual Buon Veneto, alla scoperta delle meraviglie del Veneto. Il nostro viaggio alla scoperta della nostra regione ci porta oggi in provincia di Vicenza. Oggi siamo a Thiene. La storia di Thiene inizia già in epoca antica, in epoca romana. Siamo attorno al 130-150 a.C. L'agglomerato sorge attorno a una villa rustica data in concessione ad un soldato romano, il cui nome sembra aver dato origine al nome Thiene. La storia di Thiene è stata molto travagliata, conquiste e distruzioni fino alla dominazione veneziana. Sotto Venezia, sotto la Serenissima, Thiene inizia un periodo di storia molto ricco e molto florido. La prima citazione della pieve di Thiene è da ricercarsi in un documento datato 27 febbraio del 1292. Questa chiesa fu demolita perché pericolante e sostituita con l'attuale all'inizio del XVII secolo. Nel XX secolo venne ampliata e modificata. Ad esempio, venne costruita la cupola e rifatta la facciata, perdendo l'originaria struttura seicentesca. La torre o campanile del Serlio di Thiene è una costruzione interessante e rara nel suo genere. Fu costruita tra il 1640 e il 1655 su un progetto del 1549 del celebre architetto bolognese Sebastiano Serlio. Il campanile, posizionato nel cuore della città, è uno dei pochissimi dotati di sottopasso alla base. Il castello di Thiene è un edificio molto particolare costruito attorno al XV secolo. Definirlo castello non sarebbe propriamente corretto, anche se, così come è fatto, un pochino ricorda il castello. Sarebbe meglio definirlo villa o definirlo palazzo. Possiamo tranquillamente dire che è un edificio ibrido tra il castello medievale e la villa palladiana. Il castello di Thiene è chiamato anche palazzo o villa Porto Colleoni Thiene. È uno straordinario esempio di villa veneta pre-palladiana. Osservandone la struttura è chiaro come in origine il palazzo di Thiene fu costruito come deposito di prodotti agricoli. Venne poi ampliato nel 1500 per renderlo abitabile. Questo castello, unico nel suo genere, fu caposaldo nell'evoluzione delle ville venete. La chiesa della Natività della Beata Vergine Maria è un vero gioiello di arte gotica. Eretta nel 1470 circa dalla nobile famiglia da Porto, è più comunemente nota come Ceseta Rossa. La chiesa, pur avendo subito delle trasformazioni nell'Ottocento, si presenta ancora sufficientemente integra. All'interno, anche se su richiesta, si possono ammirare opere di gran pregio.
Passando sotto a questa torre civica così unica e così particolare nel suo genere, il nostro viaggio per oggi termina qui. Vi ringraziamo per averci seguito. A presto! Ogni luogo a Venezia è magico e ricco di fascino, ma quando ci si perde fra le calli ci si può imbattere in luoghi ancor più significativi. Il campo dell'abbazia è uno di questi. Ci troviamo in quella che era chiamata l'isola di Valverde. Gli edifici che si affacciano sul campo dell'abbazia sono la scuola vecchia di Santa Maria della Misericordia e la chiesa dell'abbazia. La Vera da Pozzo è considerata, questa Vera da Pozzo, una delle più belle di tutta Venezia. Anche questa pavimentazione però è molto particolare. Sono mattoni rossi a spina di pesce. Si potrebbe pensare che questa pavimentazione sia poco usuale per Venezia, eppure moltissimi campi avevano questa pavimentazione, compreso Piazza San Marco. Già nell'anno 1000 qui sorgeva una chiesa, è stata poi distrutta e ricostruita nel 1300 e restaurata nel 1600. Il finanziatore di questo restauro fu il senatore Moro, il cui busto possiamo trovarlo sopra la porta principale. Ai lati della porta principale troviamo altre due statue, la Costanza e la Misericordia. La scuola vecchia di Santa Maria della Misericordia è un edificio storico davvero sorprendente. Nella sala superiore di questo edificio un 70enne Tintoretto, assieme al figlio Domenico, Palma il Giovane e assieme ad altri artisti, ha realizzato un dipinto straordinario, realizzato però su tele separate, riassemblate poi nella sala del Maggior Consiglio del Palazzo Ducale. Questo è il paradiso che decora tuttora la parete dietro alla tribuna.
Il ponte che collega al campo di Santa Maria Formosa presenta alcuni elementi interessanti ed insoliti. Questa zona, o questo ponte meglio, prende il nome di Borgo Locco perché qui c'erano parecchi affittacamere e alloggi. In epoca risorgimentale però questo ponte venne dotato di parapetto in ferro battuto. I disegni in ferro battuto di questo ponte possono sembrare molto semplici, simili addirittura a dei cuori, ma guardando e osservando bene è possibile notare invece il messaggio criptato che troviamo all'interno, un messaggio politico e patriottico. La W di Viva, la V di Vittorio e la E di Emanuele. Viva Vittorio Emanuele! Sul portale d'ingresso della scuola di San Marco, l'odierno ospedale, è possibile notare alcuni graffiti molto interessanti. La storia che c'è dietro a questi graffiti è davvero particolare. Era il 1501 e un certo Cesco, che era uno scalpellino molto abile, che aveva lavorato alla facciata proprio di questa scuola, perse la moglie e da quel momento cominciò a vivere per strada come un vagabondo preso dalla disperazione. Cesco non solo aveva cominciato a vivere per strada, ma di notte dormiva proprio sotto questo portale. Da questo punto possiamo dire privilegiato, poté vedere molti aspetti della vita quotidiana dei veneziani, le barche che scaricavano e caricavano le merci e il famoso cuore zampillante del ragazzo turco.